sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi di lunedì della quinta settimana di Quaresima, prima del Salterio. Consacriamo tutto di noi a Dio ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo Cristo Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Venite, adoriamo Cristo Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziarono dai 40 giorni il mistero. Gesù consacrò nel deserto questo tempo di grazia. Sia parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua ed il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Forti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico. Ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. Sia
lode al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Redentore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Amen. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. Pietà di me, Signore, vengo meno. Risanami, Signore, tremano le mie ossa. L'anima mia è tutta sconvolta, ma tu, Signore, fino a quando? Volgiti, Signore, a liberarmi. Salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi. Sono stremato dai lunghi lamenti. Ogni notte inondo il pianto il mio giaciglio, il roro di lacrime il mio letto. I miei occhi si consumano nel dolore, invecchio fra tanti miei oppressori. Via da me voi tutti che fate il male. Il Signore ascolta la voce del mio pianto. Il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Arrossiscano e tremino i miei nemici, confusi indietreggino all'istante. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Dio, rifugio del povero nel tempo dell'angustia. Ti loderò, Signore, con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo. Mentre i miei nemici retrocedono, davanti a te inciampano e periscono, perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Siedi in trono, giudice giusto. Hai minacciato le nazioni, hai sterminato l'empio, il loro nome hai cancellato in eterno per sempre. Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico. È scomparso il ricordo delle città che hai distrutte. Ma il Signore sta assiso in eterno, erige per il giudizio il suo trono. Giudicherà il mondo con giustizia, con rettitudine deciderà le cause dei popoli. Il Signore sarà un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio, rifugio del povero nel tempo dell'angustia. Dirò le tue lodi, Signore, nell'assemblea del tuo popolo. Cantate inni al Signore che abita in Sion, narrate tra i popoli le sue opere. Indice del sangue egli ricorda, non dimentica il grido degli afflitti. Abbi pietà di me, Signore.
Vedi la mia miseria, opera dei miei nemici, tu che mi strappi dalla soglia della morte. Perché possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza alle porte della città di Sion. Sprofondano i popoli nella fossa che hanno scavata, nella rete che hanno teso, si impiglia il loro piede. Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia, l'empio è caduto nella rete, opera delle sue mani. Tornino gli empi negli inferi, tutti i popoli che dimenticano Dio, perché il povero non sarà dimenticato, la speranza degli afflitti non resterà delusa. Sorgi, Signore, e non prevalga l'uomo, davanti a te siano giudicate le genti. Riempile di spavento, Signore, sappiano le genti che sono mortali. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. dirò le tue lodi, Signore, nell'assemblea del tuo popolo. Convertitevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio è vicino. Dalla lettera agli Ebrei. Non certo a degli angeli Dio ha assoggettato il mondo futuro del quale parliamo. Anzi, qualcuno in un passo ha testimoniato. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché te ne curi? Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli assoggettato ogni cosa, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Tuttavia al presente non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Però quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Ed era ben giusto che colui, per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li guida alla salvezza. Infatti colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da uno solo. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, e in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. E ancora, io metterò la mia fiducia in lui. E inoltre, eccoci, io e i figli che Dio mi ha dato. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente,
è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Cristo perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele. Dio è apparso sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele. Dal commento ai Salmi di San Giovanni Fischer, Vescovo e Martire. Gesù Cristo è il nostro Pontefice, il suo prezioso corpo è il nostro sacrificio, che Egli ha immolato sull'altare della croce per la salvezza di tutti gli uomini. Il suo sangue versato per la nostra redenzione non era sangue di vitelli e di capri, come nell'antica legge, ma dell'innocentissimo Agnello Gesù Cristo, nostro Salvatore. Il Tempio nel quale il nostro Pontefice celebrava il sacrificio non era stato costruito da mano di uomo, ma soltanto dalla potenza di Dio. Vero, è il Tempio costruito solo dalla sola mano di Dio. Ma questo Tempio ha due parti. Una è la terra che noi ora abitiamo, l'altra parte è ancora sconosciuta a noi mortali. Ed Egli immolò il sacrificio dapprima qui sulla terra, quando sopportò una morte acerbissima, e poi quando, rivestito con l'abito nuovo della immortalità, entrò con il proprio sangue nel santuario che è in cielo, cui presentò davanti al trono del Padre Celeste quel sangue di immenso valore che aveva versato a profusione per tutti gli uomini schiavi del peccato. Questo sacrificio è così gradito e accetto a Dio che Egli non può fare a meno, non appena lo guarda, di avere pietà di noi e di donare la sua misericordia a tutti quelli che veramente si pentono. Inoltre è un sacrificio eterno. Esso viene offerto non soltanto ogni anno come avveniva per i giudei, ma ogni giorno per nostra consolazione, anzi in ogni ora e momento, perché ne abbiamo un fortissimo aiuto. Perciò l'Apostolo soggiunge, procurandoci una redenzione eterna. Di questo santo ed eterno sacrificio divengono partecipi tutti coloro che sono veramente contriti e fanno penitenza dei peccati commessi e che sono veramente decisi a non riprendere più i loro vizi, ma a perseverare con costanza nella ricerca della virtù. E quanto insegna l'Apostolo San Giovanni con queste parole: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo. Molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Dio dimostra il suo amore per noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore. Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. No, tu non sei un Dio che si compiace dal male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Signore detesta sanguinari e ingannatori. Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa, mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino. Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno, quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. Sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore, tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria, tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo nostro Dio ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio. Gloria al Signore nel suo tempio, Egli regna per sempre. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano. Fa alzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo. Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa. Il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste. Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace. Nel tempio del Signore tutti dicono gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Signore nel suo tempio. Egli regna per sempre. Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me dicendo: abbattiamo l'albero del suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi. Il suo nome non sia più ricordato. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Tu che verrai a giudicare, Abbi pietà di noi. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Benedetto Gesù nostro Salvatore, che con la sua morte ci ha aperto la strada della salvezza. Uniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome. Guidaci, Signore, nella via del tuo amore. Dio misericordioso, che mediante il battesimo ci hai fatti rinascere ad una vita nuova. Fa che di giorno in giorno diveniamo sempre più conformi alla tua immagine. Insegnaci a far sempre ciò che è vero, giusto e santo davanti a te. E a cercare te in ogni parola e in ogni avvenimento. Aiutaci a portare un messaggio di bontà e di gioia ai poveri e ai sofferenti. Per incontrare te presente i nostri fratelli. Perdonaci le colpe commesse contro l'unità della tua famiglia. Ormai di tutti noi un cuore solo e un'anima sola. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. o Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto a pagina 33. Ore la mia salvezza e con lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Odo Signore, dove eri lontano da me, ora invece sei tornato, hai preso. Signore la mia salvezza e con lui non temo, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi cominciamo una nuova settimana, la quinta di Quaresima, e sembra che questo Quaresima passa così veloce. Ci abbiamo preparato per la Pasqua con tutte le preghiere tradizionali, con Via Crucis, con la meditazione dei misteri del Rosario, con la parola del Signore, e tutti questi mezzi sono buoni per preparare la nostra anima e incontrare il nostro Salvatore Cristo Gesù. Prepariamo quindi bene per riceverlo. La prossima settimana sarà la Settimana Santa. Ci manca poco e per questo dobbiamo prepararci bene. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione, e ci uniamo all'intenzione di preghiera della Diocesi di Assisi per l'ecumenismo, per la pace e dialogo interreligioso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovanetto chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: Io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltarono verso di lui dicendo: Che cosa vuoi dire con queste tue parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: Siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò: Separateli bene l'uno dall'altro e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo: O uomo invecchiato nel male, ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: Non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora dunque, se tu hai visto costei, di sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose: Sotto un lentisco. Disse Daniele: In verità la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due. Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: Stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme? Rispose: Sotto un leccio. Disse Daniele: In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano, per tagliarti in due e così farti morire. Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di aver deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo, e applicando la legge di Mosè li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio. Con te, Signore, non temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Signore, non temo alcun male. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. E Signore, non temo alcun male.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Con te, Signore, non temo alcun male. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Lode a te, o Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. Al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio e la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato? Getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanche io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. In questo brano del Vangelo emerge il conflitto centrale nella vita di Gesù tra i custodi della legge, che giustamente denuncia il male, e colui che dà la legge, il Padre che necessariamente perdona se siamo contriti di cuore e desideriamo il suo perdono. Il tema del perdono dei peccati, fondamentale nella Bibbia, raggiunge in Gesù la sua espressione piena. Normalmente pensiamo che Dio perdoni perché noi siamo pentiti. In realtà noi ci possiamo pentire perché Dio ci perdona sempre e comunque. Egli non si volge a noi perché noi ci siamo rivolti a Lui. Egli è da sempre rivolto a noi perché noi possiamo volgerci a Lui. È Lui quello che fa il primo passo. Effettivamente è Lui che si pente e sente il dolore del nostro male, perché ci ama. La croce di Gesù, che ormai si va profilando all'orizzonte,
il pentimento è la pena di Dio per il male del mondo. Il suo giudizio sarà l'essere giustiziato per giustificare gli ingiusti. Alla fine del Vangelo rimangono solo Gesù e la donna, e anche noi ci possiamo mettere nel posto della donna pensando quanto abbiamo peccato. Si mettono davanti la misericordia e la miseria. Gesù è l'unico senza colpa che potrebbe scagliare la pietra contro di lei, ma non lo fa, perché Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva. E Gesù concede alla donna con queste parole stupende: va e d'ora in poi non peccare più. E così Gesù apre davanti a lei una strada nuova, creata dalla misericordia, una strada che richiede il suo impegno di non peccare più. È un invito che vale per ognuno di noi. Gesù, quando ci perdona, ci apre sempre una strada nuova per andare avanti. E il perdono, a sua volta, mentre ci riconcilia e ci dona la pace, ci fa ricominciare una storia rinnovata. Fratelli e sorelle, Dio interviene con potenza per proteggere il povero e l'indifeso. Egli è misericordioso con i peccatori. Confidiamo nel suo aiuto e invochiamolo dicendo: Padre, riportaci nel tuo amore. Padre, riportaci nel tuo amore. Dio di tutti i popoli, fonte di unità, insegnaci a attraversare con cuore aperto le periferie del mondo per incontrare nel spirito di Assisi i nostri fratelli e le nostre sorelle delle altre chiese e camminare insieme verso te. Preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quanto ci sentiamo a posto di fronte a coloro che consideriamo colpevoli e non sappiamo riconoscere i nostri peccati, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando passiamo accanto a quelli che soffrono e non ci accorgiamo di loro, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando vogliamo applicare la giustizia senza la misericordia, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando non comprendiamo i tuoi giudizi o ci meravigliamo della tua pazienza, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando non abbiamo il coraggio di dire la verità a noi stessi e a te, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Quando il male compiuto ci lascia delusi e non sappiamo come uscirne, ti preghiamo. Padre, riportaci nel tuo amore. Dio di infinita bontà, il sangue del tuo Figlio ha cancellato tutti i nostri peccati. Purificati dal tuo grande amore, donaci la gioia di celebrare questa Eucaristia con riconoscenza e rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 10. Il pane bianco
la Chiesa, è frutto santo del nostro lavoro, accettalo Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li doniamo. Quel vino puro che ti offre la Chiesa forma la gioia dei nostri bei colli. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi ai Tuoi fedeli riuniti per celebrare i santi misteri di offrirti come frutto della penitenza una coscienza pura e un spirito rinnovato per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita. Ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella Tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la Tua alleanza, ma Tu, per mezzo di Gesù, Tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla Tua misericordia, ritroviamo la vita del ritorno a Te e aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del Tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del Tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della Tua grazia. Veramente santo sei Tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la Tua opera per renderci santi come Tu sei santo. Guarda i doni del Tuo popolo e diffondi su di essi la potenza del Tuo Spirito,
perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce, prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza. Egli vuole celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé, nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato, nella sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia. Custodisce tutti noi in comunione di fede e di amore, con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivemo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto a pagina 77. Ai dato un cibo a noi, Signore,
Preghiamo. Rinvigoriti dalla benedizione dei Tuoi sacramenti, ti preghiamo, Signore, la loro forza ci purifichi sempre dal male e la sequela di Cristo affretti i nostri passi verso di Te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. O Signore, libera dai peccati il popolo che ti supplica, perché conduca una vita santa e non sia oppreso da alcuna avversità. Per Cristo nostro Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. 122. Affretti i nostri passi verso di Te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. O Signore, libera dai peccati il popolo che ti supplica, perché conduca una vita santa e non sia oppreso da alcuna avversità. Per Cristo nostro Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. 122. O Maria Santissima, Madre di Gesù, volando sopra la terra, rende sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria. Maria purissima, sei benedetta del Signore. Salva i tuoi figli, pace al cielo, sorreggi. Sole
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno lunedì 27 marzo, Santa Augusta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. No, Beppi, fermoli. In quel tempo si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi, di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanche io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Perdonare non è mai facile, ma alcuni peccati sono più difficili da perdonare di altri. Il Salmo 55 a un certo punto dice così: se mi avesse insultato un nemico l'avrei sopportato, se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. Ma sei tu mio compagno e mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia, verso la casa di Dio camminavamo in festa. Capi? Questo salmo esprime bene tutto il disappunto che proviamo quando noi veniamo traditi da un nemico, ma da un amico, traditi da una persona amata, traditi da qualcuno con cui abbiamo condiviso le nostre confidenze, o addirittura traditi dalle persone che abbiamo sposato davanti alla comunità e davanti a Dio. Più è grande l'amore e più è grande la ferita del tradimento. Ecco la situazione che viene presentata a Gesù. Cosa dobbiamo fare di una donna scoperta in flagrante adulterio? Dobbiamo eliminarla? E Gesù ci dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sappi dunque che nel momento in cui decidi di eliminare il peccatore che sta davanti a te, tu condanni anche te stesso. Deponiamo dunque i sassi che teniamo in mano. Un atto di misericordia verso gli altri è sempre un atto di misericordia verso noi stessi. E mentre curiamo le ferite degli altri, noi guariamo dalle nostre ferite. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E qui dal convento della Santissima Annunciata di Rovato ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana, vissuta sempre in grazia di Dio. L'ascolto del Vangelo porti luce e pace nelle tue giornate. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo.
27 marzo, primo giorno. Novena a San Vincenzo Ferreri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti, che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. «27 marzo, primo giorno. Novena a San Vincenzo Ferreri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi.
O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gioia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte.
ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza.
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Sembra che San Ruperto fosse di nazionalità franca. Fu vescovo di Worms fino agli ultimi anni del VII secolo, quando andò missionario a Ratisbona in Baviera. Là e ad Altotting ebbe molto successo ed estese le sue attività su un'ampia area lungo il Danubio. Il suo centro fu Salisburgo, dove fondò la chiesa locale e, facendo venire altri aiutanti dalla Franconia, costruì un monastero maschile e uno femminile nei luoghi ora chiamati Monchberg e Nonnberg. San Ruperto fu un caratteristico esempio dei pii vescovi monastici che evangelizzarono i germani. Una tradizione gli attribuisce l'apertura delle miniere di sale di Salisburgo, che era ridotta alle desolate rovine della città romana di Juvavum.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi riporta la vicenda di Susanna, innocentemente accusata da 2 anziani viziosi. Per salvarla, Dio suscitò lo spirito del giovane Daniele, il quale riuscì a provare la colpevolezza e la malvagità dei 2 anziani. Questo episodio ci insegna a rimetterci completamente nelle mani di Dio, il quale si può servire di chiunque per difendere la causa del giusto perseguitato. Nella misura del nostro fiducioso abbandono in Dio, sperimenteremo il suo aiuto onnipotente. Ripetiamo anche noi le parole del Salmo 15. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Salmo di oggi invece diceva: se dovessi camminare per una valle oscura, non temerei alcun male. Anche in mezzo alla prova più dura e soprattutto allora, Dio sarà vicino a chiunque confida in Lui, e quanto più saremo lontani dagli aiuti umani, tanto più saremo vicini all'aiuto divino. Dio si servì di un giovane, di Daniele, per difendere Susanna e dimostrare la sua innocenza, e così si servirà di chiunque per difendere tutti coloro che in Lui confidano. Il brano del Vangelo, invece, ci presenta Gesù che afferma: «Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gesù è la luce del mondo, è la vera luce che illumina le tenebre di questo mondo. Redenti da Gesù, lasciamoci sempre illuminare da questa luce accesa nei nostri cuori nel giorno del battesimo. Da quel giorno siamo chiamati a camminare sempre nella luce, abbandonando le opere delle tenebre e compiendo il bene. L'esperienza insegna che è soprattutto il vizio dell'impurità a spegnere la luminosità dell'anima. Ecco per quale motivo tanti indeboliscono o perdono la fede. Un bambino crede senza difficoltà non perché è ingenuo, ma perché è puro di cuore. E Gesù dice chiaramente che i puri di cuore vedranno Dio. Lo vedranno nell'altra vita, e in questa vita credono in Lui senza esitazioni, con una fede luminosa. La condotta del cristiano deve rendere testimonianza al battesimo che ha ricevuto. Il cristiano è chiamato a riflettere la luce di Cristo attorno a sé. Dobbiamo anche noi svegliarci dal sonno del peccato e della mediocrità e riflettere in piena luce lo splendore del volto di Cristo. Quanto più uno è santo, tanto più diffonde questa luce. I santi sono come delle lampade poste in alto sopra il lucerniere affinché illuminino tutti quelli che sono nella casa di Dio. Non brillano di luce propria, ma riflettono Gesù, luce del mondo. Una santa che ha brillato di chiara luce e ha illuminato il mondo con il suo splendore è stata Santa Chiara d'Assisi. In lei, impronta della Madre di Dio, splendeva tutta la bellezza del volto di Cristo. Un biografo non esitò ad affermare che Santa Chiara fu chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per virtù. Si racconta inoltre che quando la madre della santa era in procinto di dare alla luce sua figlia, udì una voce che diceva: «Tu partorirai una luce che illuminerà il mondo». E per questo motivo le diede il nome di Chiara. Il Papa Alessandro IV, nella bolla di canonizzazione della santa, riporta questo particolare e così scrive: «Questa beata Vergine diffuse luminoso chiarore, così che in lei si vide evidentemente avverata quella profezia che sua madre udì, che cioè avrebbe partorito una luce tale
da rischiarare grandemente l'universo. Gli occhi sono le finestre dell'anima. Gli occhi di una persona pura sono un piccolo riflesso di cielo, proprio come erano gli occhi di Santa Chiara, luminosi, puri e belli. Sull'esempio di Santa Chiara, autentica figlia della luce, amiamo e pratichiamo anche noi la virtù della purezza. Questa virtù renderà bella la nostra anima e luminosi anche i nostri occhi, degni di poter un giorno contemplare il volto di Cristo in paradiso. Sant'Antonio scriveva: «Voi siete la luce del mondo. Ecco, il sole è fonte di calore e di luce. Ebbene, come la loro sorgente, così dai testimoni di Cristo devono sgorgare vita e dottrina a beneficio degli altri. Sia ardente di carità la tua vita, sia chiara la tua dottrina. Il cristallo, percosso dai raggi del sole, li riverbera, così il credente, illuminato dal fulgore di Cristo, deve emettere scintille di parole e di esempi e accendere il prossimo». E così, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, tra i molti mezzi di salvezza che Dio nella sua misericordia mette a nostra disposizione, ce n'è uno il quale prova il grande desiderio che Dio ha di vederci salvi, ed è la devozione ai santi. Dio ha voluto che essi intercedano per noi e ci ottengano per i loro meriti e le loro preghiere le grazie che non possiamo meritare da noi stessi. Sicuramente i meriti di Gesù sono infiniti, ma Egli vuole onorare in questo modo i Suoi servi fedeli, ammettendoli a cooperare alla nostra salvezza. Dio vuole ispirarci una confidenza particolare verso San Giuseppe, il quale ha presso Dio un credito e una potenza illimitata per ottenere delle grazie speciali a quelli che lo invocano con tutta la confidenza. Ed è specialmente verso i poveri peccatori che San Giuseppe dimostra tutta la tenerezza del suo cuore. L'antico Giuseppe ricevette con tanta bontà e amorevolezza quegli stessi fratelli che avevano voluto dargli la morte e li abbracciò, facendogli capire che la sua discesa in Egitto era stata permessa da Dio affinché un giorno egli li potesse beneficare. Ebbene, con quanta maggiore misericordia San Giuseppe accoglie i poveri peccatori e fa loro sentire che egli non è innalzato a un grado di gloria così alto se non per aiutarci. L'amore che San Giuseppe ci porta è un amore compassionevole che lo rende sensibile alle nostre miserie e poiché il peccato è il più grande dei mali della vita, egli ha maggiore tenerezza e compassione proprio per i peccatori.
La conformità del suo cuore a quello di Gesù gli ispira questo affetto. Andiamo dunque da San Giuseppe con piena confidenza e chiediamogli soprattutto la grazia di un sincero pentimento dei nostri peccati e un vivo desiderio di santità. È inoltre una grande grazia per i peccatori essere sotto la protezione di un santo il cui nome fa tremare e fuggire i demoni. Fra le lodi che la Chiesa gli rivolge si trova il titolo di vincitore dell'inferno, di terrore dei demoni. Egli meritò questo glorioso titolo quando, per sottrarre il bambino Gesù dalla morte che Erode gli preparava, lo portò in Egitto. Giuseppe, vincendo quel principe, vinse il demonio, e questa prima vittoria non fu che il preludio di un'altra più strepitosa. Spiegava Origene che nell'ordine che l'angelo diede a Giuseppe di trasferirsi in Egitto era compreso il potere di scacciare tutti i demoni che avevano quasi fissato il centro della loro dimora in quella terra infedele d'Egitto. Difatti, nell'istante in cui il santo patriarca vi entrò col santo bambino e la sua madre, gli idoli furono atterrati e il padre della menzogna, il demonio, si trovò incatenato. Gli spiriti delle tenebre fuggirono al primo apparire del divin sole di giustizia. Questa vittoria sopra l'inferno apparteneva indubbiamente al bambino Gesù, ma egli ha voluto avvalersi del braccio destro di Giuseppe. Quindi è da quel momento che il demonio, vinto, iniziò a tremare e a temere il santo nome di Giuseppe. Perciò con quanta maggior ragione non lo temerà ora che vede risplendere la sua dignità e potenza? Ricorrete pertanto con la più grande fiducia a questo santo patriarca. Se desiderate ottenere la gloria eterna, andate e presentatevi a Giuseppe, raccomandategli l'anima vostra, onoratelo sempre. Questa devozione è indizio di divina elezione ed è un pegno di salvezza. Ebbene, cari fratelli e sorelle, si legge nella vita di San Pio da Pietrelcina come lui fosse spesso tormentato dai demoni, ma ogni mercoledì i demoni non potevano tormentarlo, perché mercoledì è il giorno di San Giuseppe e San Giuseppe lo proteggeva e allontanava i demoni. Terminiamo questa meditazione proprio con una frase di Padre Pio da Pietrelcina. Prego San Giuseppe che con quell'amore e quella generosità con cui custodì Gesù, custodisca l'anima tua e come lo difese da Erode, così difenda l'anima tua da un Erode più feroce, il demonio. E ora concludo con la benedizione e la preghiera. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Ero come un anello mansueto che viene portato al macello. Non sapevo che essi tramavano contro di me, dicendo: abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia ricordato.
Benedetto Gesù nostro Salvatore, che con la sua morte ci ha aperto la strada della salvezza. Uniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome. Dio misericordioso, che mediante il battesimo ci hai fatti rinascere ad una vita nuova. Insegnaci a fare sempre ciò che è vero, giusto e santo davanti a te. Aiutaci a portare un messaggio di bontà e di gioia ai poveri e ai sofferenti. Perdonaci le colpe commesse contro l'unità della tua famiglia. Padre nostro, rivolgiamo a te la nostra preghiera per Suor Anna nel giorno del compleanno. Signore, continua a essere per lei Padre amoroso, che la accompagni e la sostieni con la tua benedizione e la tua grazia, e ricolmi i suoi giorni di misericordia e di amore. E lei, nella fedeltà e nell'amore, continui a spargere semi di carità, di pazienza, di fraternità in mezzo a noi. Preghiamo. Padre nostro, o Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci doni la sua misericordia.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare. Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori. Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovanetto chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: Io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltarono verso di lui dicendo: Che cosa vuoi dire con queste tue parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: Siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò: Separateli bene l'uno dall'altro e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo: O uomo invecchiato nel male, ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora dunque, se tu hai visto costei, di sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose: sotto un lentisco. Disse Daniele: in verità la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due. Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme? Rispose:
sotto un leccio. Disse Daniele: in verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per tagliarti in due e così farti morire. Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i due anziani ai quali Daniele aveva fatto confessare per la loro bocca di aver deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio. Con te, Signore, non temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette, si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno.
va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Il trascorrere dei giorni si avvicina alla Pasqua del Salvatore. Più intenso si fa il nostro desiderio e più pressante la nostra preghiera. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. In ogni epoca gli empi tendono insidia all'innocenza dei giusti, perché non rimaniamo scandalizzati dalle incomprensioni e dalle calunnie, ma sappiamo appellarci e confidare nella giustizia di Dio, preghiamo. Dio è pastore buono per chi rimane fedele nell'ovile e per chi momentaneamente si smarrisce, perché attraverso il precetto pasquale ci disponiamo a far ritorno al Signore in umiltà e pentimento, preghiamo. Lo zelo degli scribi e dei farisei è falso e subdolo, perché ci asteniamo da ogni giudizio di condanna, ma ci preoccupiamo piuttosto di affrettare una nostra e comune conversione, preghiamo. L'invito finale rivolto da Gesù alla donna nel Tempio è di permanente e personale attualità, perché ai buoni propositi di questi giorni faccia seguito un radicale cambiamento di vita, preghiamo. Sono tanti gli angeli ed i santi in cielo. Siano ad essi aggregati tutti i nostri defunti per una lode a Dio più corale e più possente. Preghiamo. Ascoltaci per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi ai tuoi fedeli, riuniti per celebrare i santi misteri, di offrirti come frutto della penitenza una coscienza pura e uno spirito rinnovato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale, tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Rosa e di Marco. Ricordati dei defunti delle nostre famiglie. Ricordati di tutte le vittime delle guerre nel mondo, di tutte le anime del purgatorio. E nella tua grande misericordia, ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
rinvigoriti dalla benedizione dei tuoi sacramenti. Ti preghiamo, o Signore. La loro forza ci purifichi sempre dal male e la sequela di Cristo affretti i nostri passi verso di te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata a tutti.
Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Sarà una gita speciale e quindi con me ho portato Lu, una mia amica di Shanghai. Grazie agli amici dell'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, visiteremo questo paese in carrozza. Siamo in un comune che si chiama Campolongo Tapogliano. La verità è che fino a qualche anno fa erano 2 paesi ben distinti. Per una complicata serie di eredità, Campolongo fin dal 1420 faceva parte della Serenissima, mentre Tapogliano era sotto il dominio dell'imperatore d'Austria. Quindi qui c'era un confine tra 2 stati. Per anni, di notte gli abitanti si sono spostati l'un l'altro le croci dei confini e spesso arrivavano alle mani. La questione arrivò alle alte sfere dei 2 stati, ma solo nella seconda metà del 1700 si definì una chiara linea di frontiera con un trattato che pose fine alle questioni. Per ricordare la vecchia Repubblica Veneta, il leone di San Marco qui a Campolongo lo troviamo un po' ovunque. Sulla facciata del municipio, alla base del campanile della chiesa di San Giorgio, sullo stemma comunale, approvato solo 20 anni fa. Mentre a Tapogliano il tipico campanile a cipolla ci ricorda che questo era territorio dell'imperatore austriaco. Entrambi gli stati si contesero per moltissimi anni la chiesetta di San Leonardo e i suoi terreni. Così gli affittuari di questi campi non sapevano mai se dovevano pagare le tasse a Venezia o a Vienna. Un bel problema. Dovevano rispettare i proclami di quale stato? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera
specialmente per tutti gli ammalati e i sofferenti. Onoriamo e invochiamo la Santissima Madre di Dio col titolo di Madonna che scioglie i nodi. Questa sera meditiamo i misteri della gioia del Santo Rosario. Primo mistero della gioia, l'annuncio a Maria. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua incarnazione in Maria. Donaci per sua intercessione di accoglierti con fede nella nostra vita. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero della gioia, Maria visita la cugina Elisabetta. Ti contempliamo, Gesù, mentre santifichi Giovanni Battista nella visita di Maria ad Elisabetta. Donaci per sua intercessione di portare nel mondo la gioia della salvezza. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero della gioia. Gesù nasce a Betlemme. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua nascita. Donaci, per intercessione di Maria, di accogliere e proteggere la vita nascente. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della gioia. Maria offre Gesù al Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua presentazione al Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di essere un'offerta a Dio gradita. Maria che sciogli i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della gioia. Gesù è ritrovato nel Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo ritrovamento nel Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di ricercare in ogni avvenimento la volontà del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso lunga, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pio, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Sì.
noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Ti offriamo ancora le nostre giornate di lavoro, di riposo, di servizio. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino, benedici tutte le ore della nostra giornata. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi in tutti i corpi del corpo, in tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele, generoso, che non dimentichi alcun bene e non servi a raccogliere alcun male, un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo. Nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Amen. Parti attenti, alza bandiera. Rientra. Le parti, riposo. Grazie a tutti veramente della presenza, possa essere l'inizio di una tradizione in questo santuario, e l'augurio a tutti coloro che qui lavorano di essere accoglienti verso tutti. Buona giornata e buona festa a tutti. Grazie. A mezzogiorno parte il traghetto. Dove si mangia? Mangiate le onde. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Pietà di me, o Dio, perché un uomo mi perseguita, un aggressore e tutto il giorno mi opprime. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovanetto chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: Io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltarono verso di lui dicendo: Che cosa vuoi dire con queste tue parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: Siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò: Separateli bene l'uno dall'altro, e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo: O uomo invecchiato nel male, ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora, dunque, se tu hai visto costei, di, sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose: sotto un lentisco. Disse Daniele: in verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due. Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme? Rispose: sotto un leccio. Disse Daniele: in verità, anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per tagliarti in due e così farti morire. Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di aver deposto il falso,
fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Con te, Signore, non temo alcun male. Con te, Signore, non temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Con te, Signore, non temo alcun male. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado errando per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Con te, Signore, non temo alcun male. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Con te, Signore, non temo alcun male. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghissimi giorni. Con te, Signore, non temo alcun male. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere un motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Le letture di questa liturgia eucaristica ci presentano due donne accusate di adulterio. Un'accusa è finta, un'accusa è vera. Però in entrambi i casi si sperimenta l'intervento di Dio. Nella prima lettura c'è questa giovane donna bella, Susanna, che viene accusata ingiustamente di aver tradito il marito. Lei è una donna innocente, corrotti invece sono i due accusatori. E questa donna si trova di fronte alla morte, una morte ingiusta, e si rivolge a Dio. Dio interviene, si affida talmente a Dio che Dio suscita, attraverso un giovinetto, la soluzione di questo caso. Dio interviene attraverso questo giovane Daniele
che con uno stratagemma smaschera la malvagità dei suoi due accusatori e la donna viene salvata. Ecco, in Gesù Dio viene a salvare gli innocenti, le persone deboli. Gesù non lascia solo nessuno nella vita. A noi chiede di affidarci a Lui, soprattutto nel momento della fatica, della difficoltà, della prova. Ecco, Dio è al nostro fianco, sempre. Nel Vangelo invece c'è una donna davvero adultera, viene sorpresa sul fatto, e quindi è una donna peccatrice. Gliela portano davanti a Gesù per sfidarlo, perché secondo la legge questa donna deve essere lapidata. Il motivo però di questi uomini non è sincero. Portano quella donna, che era davvero una donna peccatrice, solo per pretesto, per mettere in difficoltà il Signore. Perché se il Signore avesse detto sì, va lapidata, allora sarebbe stato accusato di smentire le sue parole, i suoi interventi di misericordia. Se invece avesse detto non lapidatela, sarebbe stato accusato di essere contro la legge di Mosè. Sono uomini rigidi, sono uomini ancorati alla loro idea di religione e di fede. Usano anche la legge, non per capire come intervenire, ma per giustificarsi. E Gesù dimostra di non ascoltarli tanto. Mentre loro parlano, portano i loro motivi, lui scrive per terra, li lascia parlare. Poi insistono e allora interviene. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Ecco, questi uomini erano tanto devoti della legge, ma interessava poco il bene di quella persona. E ragionavano non per cercare il bene, ma ragionavano per darsi ragione. Gesù non si pone certamente in questa posizione. A Gesù sta a cuore salvare quella donna, offrire a quella donna una possibilità di vita nuova. A Gesù sta a cuore che quella donna si converta, cambi vita, riscopra la propria dignità. E per questo Gesù le dice: neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Ecco, il Vangelo ci dice che il male è male, il peccato è peccato, ma la misericordia di Dio è più grande. La misericordia di Dio è quella di offrirci sempre una nuova possibilità di vita. E allora la parola di Dio oggi ci rivela Dio che interviene sempre nella nostra vita. Interviene per sostenerci nel momento della difficoltà, della prova, come nel primo caso, ascolta la preghiera degli umili, ma interviene anche per liberarci dal peccato, per ridarci una nuova possibilità di vita. E questo si realizza in modo particolare quando noi riconosciamo di essere peccatori e ci affidiamo a Lui, alla Sua misericordia, attingiamo la Sua misericordia al sacramento della confessione, della riconciliazione. Chiediamo la grazia, anche per intercessione di Maria, di vivere questi giorni in attesa della Pasqua col desiderio di riconciliarci con Dio, di prepararci alle feste pasquali con la confessione sacramentale.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, concedi ai tuoi fedeli riuniti per celebrare i santi misteri di offrirti come frutto della penitenza una coscienza pura e uno spirito rinnovato per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita, ricco di misericordia, continui ad offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua misericordia. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi, come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e diffondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre Clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisioni e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Donna, dove sono, nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno. Vai d'ora in poi non peccare più. Preghiamo. Rinvigoriti dalla benedizione dei Tuoi sacramenti, ti preghiamo, o Signore. La loro forza ci purifichi sempre dal male e la sequela di Cristo affretti i nostri passi verso di Te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Accendiamo la lampada, segno della nostra preghiera che si prolunga davanti all'immagine della Vergine, la preghiera che eleviamo a Dio in modo particolare per la pace nel mondo. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Nel nome del Signore e con la protezione di Maria andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Cari amici, benvenuti sul mio canale. Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgano all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna, che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena e quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo. Per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! Durante le recenti fasi di restauro di alcune case sono venuti alla luce antichi e preziosi affreschi.
Nell'edificio del mulino, oltre a un trittico e un leone marsano, si è rinvenuta la data di costruzione del vecchio mulino e della ruota Irma. Questo manufatto antico, dal mio punto di vista, sono una caratteristica di questo borgo molto interessante. Un deposito di armi nucleari russe sarà presente sul suolo bielorusso già dal 1 luglio e a Minsk è stato consegnato il sistema missilistico Iskander in grado di trasportare testate nucleari. È quanto annunciato dal presidente russo Vladimir Putin nel botta e risposta a distanza dopo l'annuncio del Regno Unito sulla consegna di munizioni all'uranio impoverito a Kiev. Una decisione che non ha lasciato indifferente a Mosca. Sempre secondo il Cremlino, la scelta occidentale di fornire armi all'Ucraina prolungherà il conflitto. Sul campo nel frattempo continuano gli scontri, soprattutto nella regione contesa di Donetsk e nei dintorni di Bakhmut, caduta in mani russe alcune settimane fa. La città resta all'epicentro del conflitto e le truppe ucraine continuano a sferrare attacchi per tentare di recuperarne il controllo. Sono 4.000 i migranti approdati sulle coste di Lampedusa nelle giornate di venerdì e sabato. Numeri record che riflettono un'impennata negli sbarchi in questi ultimi mesi. Secondo le cifre del Ministero dell'Interno, gli arrivi sono addirittura triplicati nei primi mesi del 2023. L'esodo di queste ore proviene soprattutto dalla Tunisia. Quasi tutte le imbarcazioni di fortuna approdate sull'isola siciliana in questi giorni sarebbero partite dal porto di Sfax. A preoccupare ora è soprattutto il fenomeno degli sbarchi autonomi, ovvero viaggi compiuti dai migranti senza scafisti e per questo ancora più pericolosi. Continua a salire anche il bilancio delle vittime, dopo i numerosi naufragi, come i 2 avvenuti venerdì nell'area SAR di Malta, dove almeno 8 persone hanno perso la vita. Più di 90 migranti sono stati soccorsi dai militari della Capitaneria di Porto e da un peschereccio tunisino. Il mondo a luci spente per 60 minuti. Per l'ora della Terra, questo sabato notte, si sono spenti tutti i principali monumenti del mondo. Tra i più simbolici, la Tour Eiffel a Parigi, la Porta di Brandeburgo a Berlino o il Palazzo Reale di Madrid. In Italia, luci spente al Colosseo, all'Arena di Verona e a Palazzo Vecchio a Firenze.
L'Ora della Terra è un'iniziativa del WWF lanciata nel 2007 per sensibilizzare istituzioni e cittadini sul consumo di energia e per aumentare più in generale la consapevolezza sulla crisi climatica. Solo alcuni giorni fa l'ONU ha presentato un nuovo rapporto sul riscaldamento globale che mette in pericolo la vita di oltre 3 miliardi di persone sul pianeta. Proteste in Francia questo fine settimana contro i mega bacini idrici in costruzione a Saint-Solin, nell'est del paese. I dimostranti hanno lanciato molotov e pietre mentre gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e usato gli idranti. I manifestanti protestavano contro questi bacini che servono per raccogliere acqua per l'agricoltura. I cortei non erano autorizzati ed è stata confermata la presenza di black bloc provenienti da tutta Europa, molti gli agenti feriti. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha promesso la mano dura contro i responsabili delle violenze. Prime crepe nel governo di Benjamin Netanyahu sulla riforma giudiziaria che sta spaccando Israele. 2 ministri hanno chiesto che sia fermata subito. Alla 12ª settimana di proteste contro il contestato provvedimento dell'esecutivo di destra, 250.000 persone di nuovo in piazza secondo i media. Il ministro della difesa, Yoav Gallant, una delle figure chiave del Likud, ha chiesto di fermare l'iter della legge alla Knesset, almeno fino al 26 aprile, giorno dell'indipendenza. Gioca al rilancio Donald Trump nel primo comizio della sua campagna elettorale per il 2024, attaccando gli organi che stanno indagando su di lui per i fatti di Capitol Hill e per altri scandali. Il tycoon mette i repubblicani in un angolo e costringe il partito dell'elefantino a dover difendere il miliardario. You will be vindicated and proud, and the thugs and criminals who are corrupting our justice system will be defeated, discredited and totally disgraced. La campagna elettorale per le presidenziali statunitensi parte dunque nel peggiore dei modi, come in molti avevano paventato. Amici di Trebi Meteo, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento previsionale da Parigi, giornata di lunedì con una certa variabilità e instabilità sull'Italia centro-meridionale, poiché attraversata da un fronte freddo, il quale sarà poi in graduale allontanamento entro fine giornata verso est. In dettaglio osserviamo le precipitazioni che tale perturbazione favorirà. Ebbene, saranno nevose sull'arco alpino, quote medio-alte. Si tratta invece di piogge e rovesci al centro-sud a carattere sparso, fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco, principalmente sulla fascia adriatica, ma si tratta di precipitazioni di breve durata, ma saranno accompagnate da una forte ventilazione. In definitiva, ci attende un lunedì con molta variabilità e instabilità al centro-sud, come osserviamo precipitazioni sparse e a tratti anche fenomeni temporaleschi. Addensamenti anche sull'arco alpino con deboli nevicate, soleggiate invece altrove, attenzione solo alla ventilazione poiché soffierà a tratti anche intensa, le temperature massime di conseguenza perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, maggiori dettagli come sempre vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per tutti gli ammalati e i tribolati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti e tutto a Maria l'Immacolata Concezione.
Ci guida nella preghiera di oggi la contemplazione dei misteri della gioia. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Maria è una ragazza come tutte e vive la vita ordinaria del suo villaggio. Ma quel giorno, di fronte a quelle parole dell'angelo, rimase turbata. La parola di Dio non lascia mai indifferenti quando la si ascolta. Maria vince la diffidenza, anzi si fida totalmente dell'angelo. Da quel giorno cambiò non solo la sua vita, ma anche la storia del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero, la visita di Maria a Elisabetta. Maria va in fretta dalla parente Elisabetta. Il Vangelo non fa mai restare fermi dove si è, fa alzare dall'egocentrismo e spinge ad andare in fretta verso gli altri, soprattutto se sofferenti e bisognosi. Solo così saremo pienamente e profondamente gioiosi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. È la notte del mistero di Dio che si fa bambino e fatto da donna. A noi è chiesto di continuare ad ascoltare le parole dell'angelo. Vi è nato un Salvatore, un bambino. Alziamoci dalla nostra autosufficienza e uniamoci a quei pastori. Vedremo anche noi il bambino Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Il cuore dei due anziani Simeone e di Anna sono sorpresi nel vedere questo bambino che prendono in braccio. Ora il loro cuore sa che la fede non è stata vana. Ora sono consolati dalla gioia di aver visto e accolto il Dio fatto uomo, il Dio con noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero: Gesù è ritrovato tra i dottori del Tempio. Maria e Giuseppe insegnano ad avere la giusta preoccupazione, non perdere mai il Signore. Essi, quando lo persero, non smisero di cercarlo e lo ritrovarono, ma non nel luogo dove essi pensavano. Lo trovarono nel luogo della preghiera. Gesù lo si trova anzitutto nella preghiera, nel Vangelo, nei fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Prega
Per il Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o via, o dulcis, Dio Maria. Insegna anche a noi, Signore, te lo preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che il Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova e, se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la patria beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Maria Madre della Consolazione, Prega per noi. Santa Bernardetta, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria Immacolata, in te noi crediamo e sotto il tuo manto conforto cerchiamo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. A tutti buonasera. Signore, noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo
per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Ti offriamo ancora le nostre giornate di lavoro, di riposo, di servizio. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino, benedici tutte le ore della nostra giornata. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi in tutti i corpi del corpo, in tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele, generoso, che non dimentichi alcun bene e non servi a raccogliere alcun male, un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo, nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Attenti! Alza bandiera! Rientra! E parti, riposo! Grazie a tutti veramente della presenza, possa essere l'inizio di una tradizione in questo santuario, e l'augurio a tutti coloro che qui lavorano di essere accoglienti verso tutti. Buona giornata e buona festa a tutti. Grazie. A mezzogiorno parte il traghetto. Dove si mangia? Quando le onde?
celebriamo questa Santa Messa pro populo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di pace. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla morte per la vita del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Dal popolo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle l'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia e grande con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode A te, o Cristo, credi eterna gloria. Lode a te, o Cristo, redi eterna gloria. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode a te, o Cristo, redi eterna gloria. Lode a te, o Cristo, redi eterna gloria. il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero loro i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, egli da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati, con bende, e il viso avvolto in un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare.
Molti dei giudei che erano venuti da Marta, da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ricorre oggi, carissimi, la quinta domenica di Quaresima. Siamo praticamente agli sgoccioli della nostra più importante festa, che è la festa di Pasqua, la solennità più importante della nostra fede. E viene proposto questo Vangelo nell'anno A, che è il cuore di tutti i Vangeli, è il senso per cui Gesù è venuto nel mondo, è il senso dell'incarnazione, della redenzione. Gesù è venuto a risolvere il nostro più pernicioso problema, che è la morte. Il problema è che non l'abbiamo ancora capito. Perché non meditiamo i testi sacri? Perché non preghiamo? Ma in realtà, se avessimo capito che cosa vuol dire Vangelo, se avessimo capito che cosa ha fatto Cristo, noi dovremmo uscire da qui volando. Lui ha risolto tutti i problemi. Io ho sconfitto la morte. Credi questo? È un messaggio di gioia, Vangelo, Evangelio, messaggio di lieta notizia, un messaggio che dà gioia. Ma oggi vi pare che il Vangelo sia un messaggio che dà gioia? Devo andare a messa la domenica, che pizza. Questo è diventato il Vangelo. Ma se il Vangelo non ci dà gioia, se la vita cristiana è perché non l'abbiamo capito, non dipende da Lui. Ma Lui ha risolto tutti i nostri problemi, ce li ha risolti e ha risolto il problema che volente o nolente, consciamente o inconsciamente, influenza la nostra vita quotidiana, nel bene e nel male. Pensare che davanti a noi c'è la morte, oggi ci fa vivere in un certo modo, ora. Pensare che davanti a noi non c'è la morte, che è quello che è il senso del Vangelo di oggi, ci fa vivere oggi diversamente. Non c'è la fine, non c'è la fine. A parte che in alcuni passi del Vangelo la chiama il passaggio, venuto il tempo di passare da questo mondo al Padre, quando parla della sua. Ma questo Vangelo che dobbiamo meditare e dobbiamo fare nostro, conoscere a memoria, persino le virgole, ci dice quanto è bello il messaggio evangelico. Perché quando Marta e Maria mandano a chiamare Gesù, che è al di là del Giordano, eppure il testo inizia dicendo colui che tu ami è malato. Perché quando gli mandano l'ambasciata, dice guarda che è malato, non è ancora morto, vieni. Poteva guarirlo, Cosa fa? Aspetta 2 giorni e muore. Ma perché aspetti, scusa? È tuo amico. E quando arriva Lazzaro è di 4 giorni. Perché? Sta tutto qui, carissimi. Il messaggio del Vangelo sta qui. Egli ha sconfitto la morte. Vi risusciterò dai vostri sepolcri. Davanti a noi non c'è la morte. Sorpresa. Dice dopo. Ma guarda che la vita ti smentisce. Lo vedi? Andate nelle camere ardenti, partecipate ai funerali. Lo vedi il morto? Lo vedi? È morto! Cosa ci viene a dire che ha sconfitto la morte? Lo vedi il morto? Ti smentisce. Quale vita? Vai a vedere un cadavere. Questo ci sbatte in faccia la vita. Però se Gesù ha detto io ho sconfitto la morte, e il cuore del Vangelo è questa frase qui: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E poi aggiunge, chiunque vive, e chi è che vive? Noi, i viventi. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Ma allora quella roba lì che vediamo, che cos'è? I cadaveri cosa sono?
Se Gesù dice sta roba qui, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Oh Dio, se Dio ci fosse, questa è la nostra lamentela, se Dio veramente esistesse non ci sarebbe la guerra, non ci sarebbe la morte, non ci sarebbe la sofferenza. Se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. È la nostra obiezione al dolore, alla morte. Ma lui l'ha risolto il problema, è che non l'abbiamo capito, per questo ha lasciato Lazzaro marcire 4 giorni. Io sono, gli dice, ma tu credi Gesù, tuo fratello risorgerà, so che risorgerà nell'ultimo giorno. Ecco, noi arriviamo lì, siamo forse un domani, ma forse un domani risorgerà nell'ultimo giorno. Come gli risponde Gesù? Io sono ora per te che sei vivo e vegeto, la resurrezione e la vita. Ora non c'hai più davanti la morte, ora che stai bene, sei giovane, sei bello, capito cosa ha fatto? Adesso ci ha cambiato la qualità della vita, che siamo vivi, che stiamo bene, perché davanti a noi non c'è più la morte. Io sono, gli dice, non in futuro, adesso la resurrezione della vita. Chi crede in me, chi vive e crede, non morirà. Allora dice, però quello che vediamo è la morte. D'accordo. 3 battute. L'uomo, tanto per dire quanto ha ragione ancora una volta il Signore, insomma, ma noi non meditiamo, non preghiamo più, soprattutto la meditazione del Vangelo. L'uomo in realtà non fa esperienza della morte. L'uomo fa esperienza mentale della morte. Ma quello che muore non sei tu, è l'altro. Ma l'esperienza della morte mentale la fai tu, ma non reale, perché è lui che è morto. Vero che è così? E fin qua ci siamo. E siccome vediamo la sofferenza, il dolore, le lacrime, il distacco, anche il romano, anche Gesù ha pianto, pensate alla Madonna. Allora diciamo, la morte è brutta, per quello che vediamo, ma in realtà, chi ce lo dice che è brutta? Sarà brutta la sofferenza, ma oggi coi palliativi, neanche più quella ti fanno sentire. Ma che sia brutto chi lo dice? Santa Teresina muore in estasi. E ci sono le foto. San Gabriele dell'Addolorata. Quindi non possiamo dire cosa c'è lì, in quel momento, finché non toccherà a noi. Noi non abbiamo esperienza, l'uomo non fa esperienza della morte, sappiamo però che Cristo ci ha detto che ha sconfitto la morte. Quindi quando lo scopriremo è quando toccherà a te, se oggi sei fedele. Se oggi credi, se stai in grazia di Dio, sai già che non c'è più davanti alla morte. Dico, non lo so cosa c'è. C'è la vita. Ti addormenti, l'anima si stacca e c'è la vita eterna. C'è la gioia. È un passaggio. Allora, chi viene a dire la morte? Ma quale morte? Tu che ne sai quello come è morto? Magari quello era la persona più felice del mondo in quel momento. Che ne sai? L'ha fatta lui l'esperienza concreta. Noi non facciamo esperienza della morte, ma Cristo ci ha detto che ha sconfitto la morte. Anche se muore, chiunque crede, anche se muore, poteva anche toglierlo sto pezzo qui, no? Anche invece ci giunge, anche se muore, vivrà. E poi si rivolge ai vivi, perché non ha risolto il problema della morte, perché alla fine noi, ma crediamo, speriamo che ci sia qualcosa che sia vero, che ci sia la vita eterna. Dice questa cosa qui, e questa è la sostanza del Vangelo, perché adesso che stai bene, ti ha risolto il problema. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Se tu capisci questa roba qui, dici, oh, svegliatevi qui che siamo già eterni. Avete capito? Bisogna meditare questa parola del Vangelo. Allora cosa deve temere l'uomo? Non la morte, il peccato. Quello lo deve temere, perché è quello che ti dà la morte eterna. Allora sì, la seconda morte
come lo chiama il libro dell'Apocalisse. Questo è la gioia della festa di Pasqua che noi festeggiamo. E sta roba qui, a Pasqua noi festeggiamo che Cristo ha sconfitto la nostra morte. A Pasqua noi festeggiamo che alla fine della mia vita, adesso che sto bene, non c'è più la morte che mi aspetta, ma c'è la vita eterna. Chiaro, no? Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo, carissimi, la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre. Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti. Amen. Fratelli e sorelle, in questo tempo favorevole per la nostra conversione leviamo al Signore la nostra supplica con la fiducia di essere esauditi. Diciamo insieme: Signore, pietà. Ascolta, Signore, la supplica della tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Suscita uomini e donne a servizio del Vangelo, perché tutte le genti possano conoscerti e accogliere il dono della salvezza. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Sostieni, Signore, il nostro cammino quaresimale. Converti i nostri cuori a te, perché da veri discepoli camminiamo sui tuoi sentieri. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Visita, Signore, i popoli oppressi dalla povertà e dalla guerra. Apri i loro cuori all'accoglienza della salvezza, perché trovino in te la fonte della vera libertà. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Conforta, Signore, quanti sono nella prova. Disseta il loro animo, bisognoso di speranza, perché sappiano scorgere i segni della nuova creazione, frutto della Pasqua. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Rinnova, Signore, il cuore di noi qui riuniti. Orienta i passi del nostro cammino di purificazione, perché nascano frutti abbondanti di giustizia e santità. Noi ti preghiamo. Signore, pietà. Accogli, Signore, l'umile preghiera dei tuoi fedeli e concedi loro di percorrere sotto la guida del tuo Spirito la strada che li riporta a te, pregustando fin da ora la gioia della Pasqua per Cristo nostro Signore. Ave Maria, piena di grazia, Ma che diventi per noi cibo di vita eterna. tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il figlio tuo
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, del nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera, dona ai tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana di essere purificati dalla forza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Vero uomo come noi, egli pianse. L'amico Lazzaro, Dio Eterno, lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i santi misteri ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Il Signore è Dio dell'universo, I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie. Con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima, immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, San Pio, San Massimiliano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo di questa diocesi, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi e accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, Sia santificato. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, Ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia che vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.
Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, dice il Signore. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra viva di Cristo. Noi che comunichiamo il suo corpo e il suo sangue, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Come ogni sera per questo mese di marzo dedicato a San Giuseppe, prima della benedizione formuliamo questa preghiera. Ricordati, o purissimo sposo di Maria, Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace,
rendiamo grazie a Dio e buona domenica. Grazie altrettanto. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al
diamo inizio a questa celebrazione eucaristica al canto che voi trovate al numero 168, 168, Cristo Gesù Salvatore. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, tu campi il cuore dell'uomo, qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito, forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, qui ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Siate benvenuti a questa celebrazione eucaristica. Innanzitutto vogliamo portare nella nostra preghiera, su invito dei vescovi italiani, la popolazione colpite il mese scorso dal terremoto in Siria e Turchia. E a questo proposito, quindi, fin da subito ricordiamo che tutte le offerte che verranno raccolti in questa Santa Messa andranno a sostenere gli aiuti umanitari che continuano verso questi fratelli che hanno perso tutto. Siamo alla quinta domenica di Quaresima e oggi la Chiesa ci fa riflettere su Gesù che dona la vita a Lazzaro, per dire che solo Lui ci può liberare dal peccato e dalla morte. L'Eucaristia che celebriamo è soprattutto un momento di preghiera e di condivisione per il dolore degli uomini e insieme è certezza di vita nuova in Gesù Cristo. Ora riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio dei viventi, che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, ascolta con benevolenza il gemito della tua Chiesa e chiama a vita nuova coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri
o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Insieme. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono. Così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lodi a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Re di eterna gloria. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco,
colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta, commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, e lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. E il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Con questa quinta domenica di Quaresima si chiude il ciclo dei richiami battesimali che hanno caratterizzato le 2 ultime domeniche. La risurrezione di Lazzaro è l'ultimo e il più importante dei miracoli di Gesù, il segno che richiama e introduce direttamente negli eventi supremi della vita del Signore, nella sua Pasqua di morte e risurrezione.
è anche l'evento che rivela storicamente in maniera inequivocabile la profezia pronunciata sul bambino Gesù dal vecchio Simeone in occasione della presentazione al Tempio. Egli è segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Dopo la risurrezione di Lazzaro, le persone, in un certo senso, sono quasi costrette a prendere posizione. Da una parte, molti giudei, alla vista di quello che egli aveva compiuto, credettero in lui. Dall'altra parte, il Sinedrio decide di sopprimerlo come profeta scomodo. Dicevamo che il racconto evangelico costituisce come un'ampia catechesi in vista del battesimo, che nell'antichità veniva celebrato al termine della Quaresima. Anche per noi costituisce uno stimolo a rinnovare la memoria del lavacro battesimale ricevuto da bambini. Attraverso il dialogo con le sorelle di Lazzaro è facile cogliere una presentazione completa della realtà cristologica. Marta esplicita la confessione della divinità di Cristo. Maria offre a Gesù l'opportunità di svelare tutta la sua umanità. Di fronte alla sua implorazione angosciata, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, Gesù si commuove profondamente, si turba, si lascia coinvolgere dall'emozione dei presenti, piange. Infine Gesù stesso precisa il senso e la radice del prodigio che stava per compiere. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morto, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Il che vuol dire che egli può restituire la vita all'amico Lazzaro, perché ha la vita in se stesso, è la sorgente della vita ed è amante della vita. Le parole di Gesù perciò trasmettono un messaggio. La morte non sarà vinta solo alla fine dei tempi. Già fin d'ora lo Spirito del Signore risorto opera in noi come principio di risurrezione e di vita. Naturalmente l'immagine di un Dio amante della vita è consolante e stimolante, sia per i singoli cristiani che per la comunità cristiana. È consolante per noi anzitutto perché non consente cedimenti né alla disperazione né al pessimismo. Qualunque sia il nostro passato o il nostro presente, esiste sempre una via di uscita, una prospettiva di speranza. Il Signore infatti vuole quanto noi e più di noi aprire il sepolcro dei nostri egoismi, è in grado di coprire largamente il deficit del nostro passato. È colui che tiene acceso il lucignolo fumigante ed è sempre pronto a sollevare l'animo depresso. È in grado di restituire vita e capacità di amare.
anche quando la coscienza ci rimprovera un passato di tradimenti. Questa immagine di un Dio amante della vita è consolante anche per la comunità. Lo Spirito del Signore è sempre all'opera per rendere la comunità dei credenti viva, vitale, significativa. Aiuta a ricucire le lacerazioni, sanare le fratture, superare i contrasti e le incomprensioni. La visione di un Dio amante della vita è anche impegnativa e stimolante. Il Signore coinvolge infatti quanti si pongono alla sua sequela, li spinge a individuare e sconfiggere i segni di morte presenti nella storia e a liberare e sostenere i germi di vita, talvolta latenti tra le piaghe della società. Non sempre sono evidenti gli uni e gli altri, ma nella misura in cui cristiani e comunità cristiane si impegnano nella promozione della vita, in fedeltà al Signore amante della vita, diminuirà lo spazio sociale dell'apatia, dell'indifferenza e delle chiusure egoistiche, e crescerà la prospettiva di una società più umana e solidale. Tutto ciò che essa fa attraverso la sua azione, i sacramenti, certo, è per far vivere Cristo. Questa vita nuova noi l'abbiamo incominciata con il battesimo. Nel battesimo, infatti, dopo aver accettato la morte del peccato, con il segno dell'acqua, ne usciamo nuovi, rinnovati mediante la potenza dello Spirito Santo. Dopo aver lasciato alle nostre spalle la morte come realtà tetra che condiziona la vita, che ci sottomette alla schiavitù del peccato, noi con il battesimo accettiamo di morire, di mortificare le nostre passioni per vivere in pienezza, per vivere alla luce di Dio. Evidentemente questo nostro modo di vivere richiede in noi la volontà di camminare nella novità di vita, alimentando, come dicevamo, con il nostro contatto con Cristo, questo anelito di rinnovamento che ci spinge a saper ricominciare sempre da capo, lasciando da parte le stanchezze, gli scoraggiamenti, i ripiegamenti su noi stessi, a vivere la nostra fede, rendendola sempre fresca e viva, senza cedere alla tentazione di adagiarci, bensì desiderando sempre di scoprirne la ricchezza e il dinamismo, e infine desiderare di far nuove tutte le cose, e questo ultima la nostra missione di cristiani che vivono la novità di vita. Siamo illuminati per illuminare, per dare ai nostri fratelli quello che noi viviamo. È l'anelito missionario che non deve mai venire meno, fare di noi strumenti dell'amore di Dio che, avendo scoperto, aiutano gli altri a scoprire la bellezza della vita. Però solo con Cristo possiamo trasmettere agli altri energia e vita. Lo Spirito ce ne dia la forza.
E ora professiamo la nostra fede, la professione del credo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, con fede viva nella risurrezione, presentiamo le nostre suppliche a Gesù Cristo, Signore dei vivi e dei morti. Diciamo insieme: Signore nostra vita, ascoltaci. Signore nostra vita, ascoltaci. Per noi battezzati e per i pastori della Chiesa, chiamati a professare la fede in Gesù Cristo che ci ha generati a vita nuova, noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per coloro che si preparano a ricevere il battesimo, guidati dallo Spirito e rigenerati dalla parola di vita del Vangelo, noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i malati, i depressi, i carcerati, tutti coloro che cercano conforto nel mistero della croce e una nuova speranza di vita nella risurrezione, noi ti preghiamo. Signore nella vita, ascoltaci. Per le nostre comunità, per quanti tra noi stanno soffrendo, per quanti sono nella pace e sono chiamati ad alleviare il dolore dei fratelli, noi ti preghiamo. Signore nella nostra vita, ascoltaci. E mettiamo anche davanti al Signore tutte le nostre intenzioni particolari. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera, rendici capaci di agire alla luce della parola, tira da noi le tenebre del dubbio e accendi la speranza del bene. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Numero 113, se tu mi accogli. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera. Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù, con te. Se nell'angoscia più profonda quanto il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invocherò
pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceverà all'opera delle nostre. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai Tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana di essere purificati dalla forza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio Eterno lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i santi misteri ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di Lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il Vescovo Fabio, suo delegato per questa Basilica, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. E scambiatevi il dono della pace. Pace. Vi do. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Io sarò salvato.
112. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Una cerva mela ai corsi delle acque, così la mia anima mela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte, mentre dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Questo io ricordo e rivivo nell'anima mia. Procedevo in uno splendido corteo verso la casa di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me, spera in Dio, ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a chi era e sarà nei secoli il Signore. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo il suo corpo e il suo sangue, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Inchinatevi per la benedizione. Benedici, o Signore, il tuo popolo, che attende il dono della tua misericordia e porta a compimento i desideri che tu stesso hai posto nel suo cuore, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Numero 235, mira il tuo popolo. Mira il tuo popolo, o bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora, che pien di giubilo oggi ti onora. Anch'io festevole corro ai tuoi piedi, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. In questa misera a valle infelice, tutti ti invocano, soccorritrice. Tutti ti invocano, soccorritrice. Questo bel titolo conviene a te, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti. Per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui
diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Maria. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Maria. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno. Perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Carissimi amici, pace e bene a tutti. Abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna.
prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote, e adesso sono praticamente due giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, assolutamente però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame E reale. allora, sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30 Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no, il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. sì, che spiega. E poi arrivano... poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario. Durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere, per grazia. Si interrompe perché mi pare verso loro il terzo, vanno in estasi, verso il terzo mistero. ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata che... Ma è vero questo fatto, come dicevo, no? Che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi Per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cupola di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro, oltre al messaggio, la Madonna, oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano, di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione e la gente vede come tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, e anche altri che pregano. Anche questo è brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro direi,
Ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma Credo infatti i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono degli Esatto. inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, Certo. perché non è che camminiamo tutti quanti bene poi. Certo, Ecco. Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, e nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Se ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 anche euro. Ho partecipato, ma tante persone Sì. hanno partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto. In realtà la prima cosa, l'associazione, dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con Perché il vescovo... è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Sì, con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili. Hanno assistito alle apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no. Almeno durante l'apparizione quindi non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo. E erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno
anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. sì, anche da due autorevoli docenti in Mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Sì. Quindi noi adesso aspettiamo, quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. Sì. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un tumore. Viva Gesù, viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, sì, vero? Sì. Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara, di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono sì, le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Sì. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente non è che ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi dalla Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, è così. Lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico a Zaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole a noi uomini, esprime anche alle nostre sensibilità, ai nostri cuori, al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere un messaggio che si identifica nella tipologia, proprio nella tipicità del vestito, del modo in cui si presenta. Il 26 ottobre 2015 la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire splendido, voleva significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché
la Madonna appare con le rose, La regina perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa E appunto, ci io rimette su alla, questo ti ci volevo, riporta alla su preghiera questo del Santo Rosario. ti volevo un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare il Rosario della Pace e il Rosario della Risurrezione. Sì, Che differenza oltre c'è? al Che sono? rosario, diciamo, canonico, la Vergine Santa Zaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il Rosario della Pace, e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il Rosario della Risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica È una croce reale che sta lì, di una legno. croce reale che noi portiamo in processione in Ah. queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia, ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni, e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata, senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione, e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo, la sera stessa in albergo, dove avesse potuto prendere quella croce, e il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un ripostiglio, l'aveva ripulita e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, è vero? Adesso l'ha riprodotta, no, quella l'ha riprodotta? l'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco, e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato, e soprattutto durante le apparizioni, in vari momenti, viene dettato a Don Ciro il Rosario della Resurrezione, quindi sono strettamente legati. Anche nelle stesse litanie c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro, nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone. Sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e li conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda. Ricordo questione, contemplando il mistero glorioso della nascita di Gesù. Ave Maria, piena di grazia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non mi ascoltate, non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera, preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco. I bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero. Aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito
per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti che poi ci hanno fatto anche sentire uno dei due messaggi dati dalla Madonna. Come vi promisi, non abbiamo mai accennato, cari amici, che anche a Zaro, come a Medjugorje, ci sono 10 segreti dati dalla Madonna, che essendo segreti ovviamente non li conosciamo. Basta sapere che ci sono anche questi 10 segreti che la Madonna dà come prova anche, in modo che quando si avverano si possa dire allora veramente, ecco, la Madonna ci è apparsa, veramente la Madonna ha detto delle cose vere. Vi promisi che avrei fatto venire in studio, ecco, i due coniugi, Maria e Giuseppe Castaldo, ai quali do il benvenuto. Grazie. Perché nella precedente trasmissione si parlò di un signore che stava in coma, ed eccolo qua, il signor Giuseppe Castaldo, e si parlò di una signora che aveva il glaucoma, ma invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia della signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana, che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, le apparizioni? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale, passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti, e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo il giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa. Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna? No, c'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire che c'è la buona sanità, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetta non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Ecco perché ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo può dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo. Sospeso e vedere questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza, perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi, come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. E siete mai andate poi nel bosco di Ischia e corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? No. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, a settembre del 2012. Non ha riportato esiti, niente, sta benissimo, forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici tutte e due, praticanti? Sì, praticanti, Siamo stati anche nelle comunità, sul fatto che capo comunità
nella chiesa di Sant'Anna in Afragola. Ma continuando una vita precedente così religiosa oppure prima Sì, non sempre. era? Sempre. Già mio padre Adesso era di più. presidente dell'Associazione Cattolica dei Sacri Adesso un Cuori. poco in più. Poi io sono stato in associazione della chiesa di Sant'Anna, poi sono partito in polizia e ho fatto 40 anni fra fuori e dentro. Ah, quindi lei è un ex poliziotto? Un ex maresciallo della polizia. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che Grazie ci hanno a lei. portato questa bellissima testimonianza. Ripeto, noi a queste cose siamo liberi di crederci o no finché non si pronunzia la Chiesa, no? Siamo liberi di crederci o no, però è sempre meglio, quando non abbiamo niente in contrario, è sempre meglio credere, quando abbiamo niente in contrario. Perché se la Madonna appare, molti dicono che sono inutili le apparizioni della Madonna. Allora io mi domando, le apparizioni di Lourdes, di Fatima, che sono approvate dalla Chiesa, quindi sono vere, sono cose inutili? Assolutamente no. Se la Madonna è apparsa a Fatima, a Lourdes, vuol dire che è utile, almeno utile, non so se sia necessario, ma utile all'umanità, il fatto che appare. E poi a me mi commuove in un modo particolare il fatto che la Madonna ogni volta che appare, mi ricordo quando chiedeva alle veggenti di Fatima, di Lourdes, puoi venire, puoi farmi il favore di venire qui, c'è la Madonna, la regina, che chiede il favore. Grandioso. E poi alla fine che ringrazia, grazie che siete venuti. Cioè la Madonna è contenta che noi andiamo. Non ci scarichiamo facilmente dicendo, va buono, io ci crederà, Maronna, non c'è bisogno che io vada. La Madonna è contenta se noi andiamo. E ripeto, se appare vuol dire che è almeno utile all'umanità. Cari amici, grazie. Io ci credo moltissimo perché, come mi diceva la mia signora, che io avevo 41 di febbre, avevo una broncopolmonite. E una broncopolmonite, il primario disse, come si fa in un giorno a non apprezzare più niente? Quindi per me è stato un miracolo. Cose che solo Dio e la Madonna sanno fare. Cari amici, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguiti fino a questo momento, a risentirci nella prossima trasmissione. Un bacione, a risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000 in questi giorni che ormai poche ore ci separano dalla Pasqua, dalla resurrezione di Cristo, Cristo che vince il diavolo. Oggi in questa particolare puntata vogliamo portarvi a braccetto presso quel mondo dell'occulto che sentiremo si compone di tantissimi fatti e soprattutto di episodi inquietanti. Lo sentiremo dal diretto interessato che ovviamente poi vi presenteremo. A farvi compagnia in questa puntata ci sarà con noi il collega Paolo Rodari, il vaticanista del Foglio, che ringrazio e a cui do il benvenuto. Grazie a voi. Paolo Rodari, il diavolo fa paura?
fa paura a chi non lo conosce. Diciamo, chi ne riconosce l'esistenza e chi attraverso la preghiera e il digiuno ci sta lontano non può far paura. Tu parli di digiuno, siamo alla fine della Quaresima, perché è importante il digiuno? Ma questo lo dicono, diciamo, coloro che hanno a che fare col diavolo, quindi principalmente gli esorcisti. Occorre un allenamento per stare lontano dal diavolo, e l'allenamento principe, oltre che la preghiera, è anche il digiuno. C'è una certa astinenza, quindi una certa capacità di controllarsi rispetto ai vizi e rispetto ai peccati. Perché il diavolo fa paura? Perché il diavolo esiste, ma soprattutto cosa fa? Cosa fa? Tenta l'uomo, cerca di portare l'uomo non solo al peccato, ma anche all'autodistruzione, all'autoannullamento. Il diavolo vuole dividere l'uomo, vuole dividere tutto e vuole distruggere ogni cosa. Questo è il suo compito nel mondo. E noi proprio per questo, proprio per farvi raccontare da chi combatte tutti i giorni da 26 anni, compresi i giorni di Pasqua e di Natale, abbiamo chiesto a Padre Amorth di illustrarci passo passo quello che succede nel mondo dell'occulto. Sentiamolo insieme. Il diavolo fa paura perché la gente non lo conosce, non ci crede, e allora, come tutte le cose che non si conoscono, non si credono, ma si dubitano che ci sono. Uno lo vede raffigurato in tante raffigurazioni spaventose, fa paura. Il diavolo, se uno lo guarda in faccia, lo conosce a fondo, sa che noi cristiani, col sigillo della Trinità, siamo immensamente più forti di lui, e allora non fa nessuna paura. Il bello è che coloro che non credono al diavolo molte volte ce lo hanno dentro. Satana lavora di nascosto. Il lavoro principale di Satana è tentare l'uomo al peccato per portarselo all'inferno. E allora Gesù lo combatte soprattutto con tutta la sua predicazione. È tutta contro Satana. Non so, il satanismo insegna, tutte le scuole sataniche, fai tutto quello che vuoi. Gesù insegna, vuoi salvarti, vuoi andare in paradiso, osserva i 10 comandamenti, altro che fai quello che vuoi. Il satanismo insegna, e la gente lo osserva anche se non sa che è satanismo. Non c'è nessun Dio sopra di te, sei tu il Dio di te stesso. Non c'è nessuna autorità su di te. E Gesù insegna, massimo comandamento, amare e servire Dio con tutta la mente, il cuore e le forze. Altro che fai quello che vuoi. Paolo, abbiamo ascoltato un po' quello che è il decalogo del buon satanista. Sostanzialmente a me sembra che alla fine sia una sorta di buoni consigli che ogni padre fa ai suoi figli. Cioè, attenzione, cerca di essere il primo, cerca di essere non solo il migliore, ma soprattutto, anche se in modo disonesto, cerca di farti gli affari tuoi. Secondo te questo è satanismo? Non so se questo è satanismo, però a me colpisce molto, scrivendo questo libro con Padre Amorth, lui ha sempre sostenuto che non ci sono vie di mezzo, si sta con Cristo, si sta con Satana. E questo significa che coloro che non seguono le leggi naturali che hanno scritto all'interno del proprio cuore e che quindi anche non seguono Cristo, in qualche modo stanno da un'altra parte. Quindi primeggiare l'invidia, la superbia, insomma i peccati e i vizi contro i quali la Chiesa chiede e insegna a star lontano, portano in qualche modo da un'altra parte. Ora io sono un giornalista, non so dire fino in fondo se portano veramente a Satana. Amorth dice di sì, sostiene di sì. Quindi chi non è con me è contro di me, cioè chi è che non è con il cristianesimo è necessariamente, visto che non ci sono le vie di mezzo, è con Satana. E vediamo come Padre Amorth ci dice funzioni il satanismo. Ci sono delle forme
in cui si accede al satanismo direttamente. Direi nella stragrande maggioranza dei casi si accede al satanismo senza credere nel demonio, senza pensarci e senza accorgersi che si assecondano i suoi suggerimenti, perché il demonio ha un trucco, Io gliel'ho detto al demonio e lui mi ha dato ragione. Dico, tu sei monotono, fai sempre lo stesso sistema, come hai fatto con Adamo ed Eva. Perché non mangiate di sto frutto? Perché Dio ci ha detto che se ne mangeremo moriremo. No, non è vero. Dio è un bugiardo, Dio non esiste. Se ne mangerete sarete simili a Dio, perché conoscerete il bene e il male. Dico, vedi, il tuo sistema è di far apparire alla gente il peccato come una conquista. Addirittura le leggi hanno divulgato l'assassinio dell'aborto, che è un vero omicidio, facendolo passare come un segno del progresso civile. Un segno del progresso, ammazzare. Ma dite un po', la maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere. Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bruciato nelle consacrazioni a Satana. Sono tutti uguali, scritte col sangue. Satana, tu sei mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. E bruciano il certificato di battesimo, per cui alle volte io dico, sacerdoti, quando vi chiedono il certificato di battesimo, state attenti e chiedete a che scopo. Per quale motivo? Perché ci sono di quelli che lo richiedono per bruciarlo. Ecco, rinnegare il battesimo ricevuto. Questi si danno a Satana direttamente. Ecco, la cosa che mi sembra inquietante, caro Paolo, è che da un mondo dell'occulto fatto di ombre e luci vengono fuori episodi come questo di cui ha parlato Padre Amorth, cioè le persone per consacrarsi a Satana decidono di bruciare, lo ripeto ai nostri telespettatori, di bruciare i certificati battesimali. Secondo te, da giornalista, quindi da uomo della cronaca, che vuol dire per chi brucia un certificato di battesimo? Cioè, che male può fare un certificato del battesimo ad una persona? Probabilmente è un modo per liberarsi di una cosa a cui non vogliono appartenere. E nelle messe nere sempre si usano simboli, non solo simboli, ma anche oggetti, segni cari sacri per la Chiesa. Li si prendono e si capovolgono, si bruciano, si distruggono, cioè è un'azione simbolica che però segna un patto, segna un sigillo col diavolo. Probabilmente queste persone sono state battezzate da piccole, vogliono rinnegare questa appartenenza che non sentono più loro e quindi simbolicamente, ma anche come segno di un patto che si stringe, bruciano questo pezzo di carta. Bruciano il certificato di battesimo e stilano. Questa è la grande novità che noi ovviamente cercheremo di portarvi in studio. Cioè, ci sono persone che per consacrarsi a Satana e quindi per abbracciare il satanismo decidono di fare un patto di sangue, cioè un vero e proprio scritto con cui la persona, nome e cognome, decide di dare tutto se stesso, anima compresa, quindi di vendere l'anima al diavolo. Ma andiamo con calma perché ne abbiamo ancora altre da sentire, soprattutto entriamo adesso in quello che è il mondo dei malefici e insegna sempre Padre Amorth. Magia, fattura, legatura, maledizione, due forme tremende di origine africana, la macumba, il voodoo, tutte forme di maleficio. Maleficio è termine generico per dire faccio del male per mezzo del demonio. Vado da un satanista e dico quanto vuoi perché tu
condanni quella persona, ti faccio un caso concreto, condanni quella persona a non sposarsi mai e a non trovare mai lavoro. Paga, o quella persona mai si trova a sposare e mai trova lavoro. Ce n'è una, ad esempio, un giovanotto che quando ha cominciato a venire da me aveva 18-19 anni, adesso ne avrà più di 40. Lo esorcizzo, aveva anche dei disturbi fisici, perché il demonio dà anche quelli, specie alla testa e allo stomaco. Sono diminuiti, è migliorato, ma adesso che ha 40 anni è ancora senza, ed è anche un bel ragazzo, senza moglie e senza lavoro. E anche la magia bianca è sempre ricorso a Satana. Cos'è la magia bianca? Uno, mettiamo, ha un cancro, ci picchia, va da un mago, va da uno stregone, da uno legato a Satana. Ho questo cancro, me lo puoi guarire? Sì. Quanto vuoi? Cifre, bene, paga, ha subito l'impressione di stare meglio. Per un certo periodo sta meglio, dice, oh perbacco, quel mago mi ha guarito. Poi ci ricasca peggio di prima. Oh. E allora torna dai medici e niente da fare. Alla fine dice, beh, quel mago però mi aveva guarito. Torna dal mago. Dice, adesso ci vuole una cifra maggiore perché è stato colpito in maniera più grave. Si fa il cliente. Si fa il cliente, sempre con cifre maggiori. Ed è lui che prima lo fa star bene. Il demonio può togliere il male, lo può togliere per un po', poi ritorna peggio di prima. Ecco la magia bianca, per cui è sempre operazione di Satana, sempre operazione di Satana, e non ottiene niente. Vi stiamo trascinando in questo mondo che sembra proprio di un altro mondo. Malefici, magia bianca, amuleti, fatture. Paolo, cosa sta succedendo? Sempre più persone si rivolgono a maghi, insomma, cercano la risoluzione dei propri problemi in persone che gli promettono un paradiso sostanzialmente. E Amorth, molto semplicemente, padre Amorth mi ha sempre detto che una grande differenza è tra gli esorcisti e i maghi, è che gli esorcisti che aiutano anche ad uscire da certe situazioni non si fanno pagare e i maghi si fanno pagare. Di diffidare sempre dei maghi quando si fanno pagare, perché esistono anche persone che hanno qualche dono positivo, che non sono sacerdoti, non sono esorcisti. Parliamo dei veggenti, carismatici. Sì, esatto, persone che in qualche modo possono aiutare, e Amorth dice se non si fanno pagare probabilmente forse sono persone che valgono. Quindi la differenza, per riassumere e far capire meglio al nostro pubblico, è che quando trovate comunque annunci, perché poi questa è la storia, l'attualità, quando si trovano annunci di presunti maghi, stregoni, fattucchieri, attenzione, si gioca con il diavolo. Comunque non è soltanto come molti pensano la gente ignorante o di bassa estrazione che si rivolge ai maghi. Io ho letto recentemente che anche squadre di calcio di Serie A si rivolgono ai maghi per avere soluzioni ai propri problemi. Maghi, ciarlatani, fattucchieri, ma anche qualcosa di molto più inquietante, ovvero parliamo di presunte, non lo sappiamo, diamo sempre il beneficio del dubbio, lobby economiche che riescono a governare il mondo? Forse sì, forse no. Sentiamo però cosa ne pensa padre Amorth. La massoneria, che non era nata però così, perché è fondata da un sacerdote anglicano, non cattolico, però insomma era stata fondata a scopi umanitari e poi è diventata sempre di più. Guardi una frase di San Paolo e lei capisce la massoneria: la sete di denaro è la radice di tutti i mali. È diventato sempre di più un potere, un legame per far carriera tra di loro, eccetera, eccetera.
E siamo sinceri, è la massoneria oggi che comanda il mondo. Il mondo politico è comandato a livello internazionale, è comandato dalla massoneria. L'ambiente dei giudici romani, come è corrotto. Ho avuto tanti esempi evidentissimi di corruzione dei giudici, evidentissimi, massoneria. Tanti esempi di persone che non riescono a trovare posto di lavoro perché i massoni saranno con loro che li bloccano. O gente che aspira a posti di vertici e che merita posti di vertici, vengono bloccati dalla massoneria. Bloccati, comandano loro. Paolo, comandano loro. Questa lobby che ogni tanto viene presa, rimessa, rispostata, il cui nome viene cambiato, esiste, non esiste, cosa fanno, chi sono? Io non sono esperto di massoneria, non la conosco, quindi non posso, diciamo, esprimermi nel modo giusto. Certo che mi ha colpito quello che dice Amor, cioè lui sostiene che Satana, il diavolo, tenta principalmente le persone che hanno potere e soprattutto il prodotto che vende è un prodotto di successo, cioè vende sempre i soldi, il potere, la carriera. Quindi senz'altro usa anche in modo, questo lo sostiene Padre Amort, usa soprattutto delle persone che sono ai vertici appunto ai vertici politici, ma anche ai vertici della Chiesa spesso, non sempre, ma è lì che si va principalmente ad annidare. Ora non so se la massoneria, tutta la massoneria sia connivente col demonio, questo io davvero non conosco e non posso dire, però senz'altro il potere è uno strumento che lui usa. Del resto anche nel Vangelo si vede benissimo che le tentazioni di Satana, che Satana fa a Gesù, è anzitutto la tentazione di essere del potere. Le tentazioni del deserto, le stesse tentazioni che poi riceve durante la sua passione. Paolo, tu insieme a Padre Amort hai scritto il libro, un bestseller ormai, visto gli ultimi dati e come viene posizionato in classifica, L'ultimo esorcista. Com'è nata l'idea? L'idea è nata io avevo il desiderio di raccontare un qualcosa di narrativo, inerente a quello che scrivo, che è il Vaticano. E avevo intervistato più volte Padre Amort per il Foglio e prima anche per il Riformista, dove lavoravo prima, e lui mi sembrava una persona esplosiva, che avesse qualcosa di esplosivo e di forte da dire. Quindi l'idea è nata con un incontro che ho avuto con lui, gli ho chiesto se voleva raccontare tutta la sua vita, perché poi il libro è questo, e lui ha subito accettato, perché lui è un sacerdote paolino e ha come propria missione anche l'idea della comunicazione. La comunicazione, sì. E tu come hai vissuto? Cioè, tu credevi al diavolo? Io non conoscevo, sì, diciamo più o meno sì, ma non sapevo bene neanche di che cosa si trattasse. Veramente sono arrivato a questo argomento in modo molto anche così, proprio da ignorante. E lui mi ha introdotto piano piano in questo mondo nel quale, dopo questi mesi che ho passato con lui a scrivere il libro, come dire, devo riconoscere che qualcosa c'è, insomma. Qualcosa c'è. Io direi anche, aggiungerei anche altro, non solo qualcosa c'è, ma qualcosa è reale, ed è talmente reale, credetemi, che esistono situazioni che adesso ascolteremo da Padre Amort che hanno dell'incredibile. Cioè, vi anticipo soltanto il titolo, addirittura la possessione diabolica può avvenire non solo nelle persone, non solo negli animali, ma soprattutto e anche nelle case. Padre Amort. Quando c'è l'infestazione delle case è così difficile liberarle. Case dove incominciano i rumori, dove incominciano, dunque c'è qui un ingegnere di Roma che deve cambiare, doveva, adesso non più, gli ho fatto tante benedizioni e anche messe in casa, doveva cambiare non meno di 50 lampade al mese, scoppiavano le luci, poi si aprono, si chiudono le porte senza che nessuno le tocchi, anche le porte esterne si aprono, uno di notte sente che la sua porta esterna si è aperta, può entrare chiunque. Poi
accensione di radio, di televisore, di telefono. E non c'è nessuno, squilla di notte, naturalmente, sempre in ore da disturbare, e sempre in ore da disturbare. È così difficile liberare le case che varie volte ho dovuto dire: vi conviene cambiare, per quanto possa costare di sacrifici, di soldi, vi conviene cambiare, perché non si riesce a liberare e può dipendere da tanti fattori. Gliene dico anche uno che si è riusciti a scoprire. Una casa era stata costruita su un terreno dove in passato c'era un cimitero. Come è finita la costruzione di questa casa? Andate ad abitare i vari appartamenti, tutti disturbati. Ma in questo caso si è trovata la via di liberare la casa, facendo celebrare tante messe per i defunti. Un po' per volta la casa si è liberata. Però scoprire la causa per cui una casa viene assalita dal demonio non è sempre facile. Ho capito che per liberare le case, almeno per me, occorre che io trovi un carismatico sensitivo, e se io vado col carismatico, faccio l'esorcismo alla casa e il carismatico trova l'oggetto o gli oggetti da buttare via, la casa viene liberata. Se no, l'esorcismo è inutile. Per esempio, una volta è andato con un sensitivo in cucina, c'era come qui, tutte mattonelle. Ha girato la casa, sto sensitivo, dopo che lui aveva fatto l'esorcismo, ha battuto il pugno contro una mattonella. Gli ha detto: questa è da togliere. Martello, l'hanno tolta subito. C'era della carne putrefatta. Buttata via. Quella carne putrefatta, distrutta, bruciata, basta. È stata pace in quella casa. Case infestate dal demonio, carne putrefatta dentro le mattonelle, spiriti che fanno accendere o spegnere le luci, telefoni che squillano. Paolo, sembra un film. Sembra un film. Cos'è invece? È la realtà. Nel libro Padre Amor racconta di questa casa infestata, nel senso che si spegnevano le luci, scoppiavano le lampadine, sbattevano le porte e questa coppia di persone che vi lavorava non riusciva più a abitarvi perché non riusciva più a dormire. Amort ha chiamato un sensitivo, suo amico di fiducia, che ha guidato Amort dentro la casa fino a scoprire in fondo a una stanza, dietro non una mattonella ma un intercapedine, un fazzoletto legato con un nodo, era una sorta di maleficio, non so bene che cosa, fatto da un mago, da un satanista che ha abitato quella casa precedentemente. Quindi sostanzialmente le case, da quello che mi sembra di aver capito in questo mondo così inquietante, la causa che può dare disturbi dentro gli appartamenti possono essere di due tipi: o costruita sopra un cimitero, per cui immagino che il disturbo sia dato dal fatto che è stato costruito su un territorio sacro, o dal fatto che ci abbia vissuto un mago. Sì, il cimitero è anche perché probabilmente molte di quelle persone, uno poi ci può credere o no, non sono ancora in paradiso. E quindi dove sono? In purgatorio. E quindi pregare per loro... Sono anime sante? Sì, che poi entreranno in paradiso. Quindi probabilmente, questo lo dice Amort, non lo dico io, probabilmente pregare per loro significa aiutarle a spostarsi di lì anche, insomma. E perché secondo te quelle presunte anime purganti o quel presunto santone o mago che ha abitato quella casa vuole riprendersela? Non è che vuole riprendersela, probabilmente il mago ha fatto questa cosa per far del male, cioè semplicemente per lasciare un segno. Perché vuole riprendersela non lo so. Io so che nelle possessioni diaboliche, sataniche,
Satana si nasconde perché non ha altro luogo in cui andare, vuole rimanere nella persona o nell'animale o nel luogo in cui è. Tant'è che anche il Vangelo, le legioni che Gesù ha scacciato chiedono non mandarci via perché non sappiamo dove andare. Questo è tutto un grande mistero, ovviamente, è una cosa che non so spiegare però io. Quello che su cui vorrei riflettere insieme a te è che, dette così, sembriamo dei matti. Certo. Quando invece, a quel che risulta, almeno a vade retro, e presumo che hai anche tu la stessa impressione, sono cose che accadono. Questo è il vero dramma. Sono cose che accadono, è la cosa strana, pazzesca che accadono. Anche io stesso prima di scrivere il libro pensavo, ma sì, insomma, tutta una cosa strana, però in effetti accadono. E mi ha colpito anche quando Padre Amorth parla di magia bianca. Magia bianca, per me, era la magia che aiutava e può aiutare le persone. Padre Amorth, l'abbiamo sentito, dice no, attenzione, anche quel tipo di magia, anche se a fin di bene, è magia diabolica, quindi non fa distinzione tra magia bianca e magia nera. Sei d'accordo? Sì, perché spesso introduce e porta poi a cose più gravi. Tra l'altro la magia bianca spesso dà dei benefici provvisori che durano per qualche tempo e poi il male che si voleva estirpare si ripresenta in modo più violento. E spesso comunque si accede al satanismo attraverso queste cose anche, oppure anche semplicemente attraverso la partecipazione a una seduta spiritica che uno magari lo fa per gioco. Quindi anche le sedute spiritiche possono essere la porta d'accesso? Un veicolo. L'uomo scherza, ma Satana no. Bella questa frase, chi l'ha detta? Io adesso. Andiamo avanti, cari telespettatori, perché ancora entriamo in questo mondo per tanti versi anche affascinante. Però siamo riusciti a raccogliere per voi una testimonianza sempre di Padre Amorth, che però anticipa delle cose incredibili, ovvero voi sapete che quando Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato notte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del Paradiso, scendete su di loro. O se c'è una persona sola, scendete su di cui nome mettiamo che si possa chiamare Camilla. Scendete su Camilla. Fondila, Signore, plasmala, riempila di te, usala. Caccia via da lei tutte le forze del male, annientali, distruggile, perché Camilla possa stare bene e operare il bene. Caccia via da lei i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana. Spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte. Caccia via da lei tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, psichica, morale, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare Camilla e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione di Maria Santissima, col potere che ho dalla Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che molestano voi o una persona singola, di lasciarla immediatamente, di lasciarla definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. E io la faccio sempre, la trovo molto efficace. Notate, non è un esorcismo, è una semplice preghiera di liberazione, però ha delle formule che hanno una grande efficacia perché quando si fa la serie dei possibili casi di vessazione diabolica, molte volte chi è colpito da qualcuno di quei casi ha delle forti agitazioni e allora poi magari si passa a fargli degli esorcismi, quindi può essere un controllo anche per vedere se uno ha bisogno o no di esorcismi. Molte volte bastano le preghiere di liberazione. Ecco, comincia subito.
noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Ti offriamo ancora le nostre giornate di lavoro, di riposo, di servizio. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino, benedici tutte le ore della nostra giornata. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi in tutti i corpi del corpo, in tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele, generoso, che non dimentichi alcun bene e non servi a raccogliere alcun male, un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo, nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Attenti! Alza bandiera! Rientra! Le parti, riposo! Grazie a tutti veramente della presenza, possa essere l'inizio di una tradizione in questo santuario, e l'augurio a tutti coloro che qui lavorano di essere accoglienti verso tutti. Buona giornata e buona festa a tutti. Grazie. A mezzogiorno parte il traghetto. Dove si mangia? Mangiate le onde.
Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Io non sono degno, che troviamo al numero 118. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Veniamo all'altare del Signore innanzitutto grati per il dono della vita, riconoscendo i suoi benefici. Veniamo all'altare del Signore anche quest'oggi portando le nostre attese, le preghiere, le speranze per noi, per quanti ci stanno a cuore, ci vengono affidati. Veniamo all'altare anche fiduciosi della misericordia di Dio, per cui chiediamo per i nostri peccati il perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele.
In quei giorni la moltitudine condannò Susanna a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovanetto chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: Io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltarono verso di lui dicendo: Che cosa vuol dire con queste tue parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: Siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò: Separateli bene l'uno dall'altro e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo: O uomo invecchiato nel male, ecco i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora dunque, se tu hai visto costei, di sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose: sotto un lentisco. Disse Daniele: in verità la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due. Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme? Rispose: sotto un leccio. Disse Daniele: in verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per tagliarti in due e così farti morire. Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Con te, Signore, non temo alcun male. Con te, Signore, non temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Con te, Signore, non temo alcun male. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Con te, Signore, non temo alcun male. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Con te, Signore, non temo alcun male. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Con te, Signore, non temo alcun male. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato? Getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Con una felice espressione, Sant'Agostino, commentando questo passo del Vangelo, si esprime così: rimasero soltanto loro due, la misera e la misericordia. In modo lapidario ci dà la possibilità di riflettere sulla straordinarietà di questa scena. Il brano che abbiamo appena ascoltato spesso ci fa perdere tempo con una domanda che di tanto in tanto anche noi forse ci poniamo, una curiosità che in qualche modo seguiamo. Cosa avrà scritto il Signore Gesù? E allora forse distratti da questo gesto, che può avere significato ma può anche non averlo, forse rischiamo di perdere davvero la bellezza di questa scena. Il Signore Gesù lo ha detto e lo abbiamo sentito altre volte in altri Vangeli: non è venuto per abolire la legge, è venuto per dare compimento alla legge. Non sta ribaltando le norme della legge, non sta giustificando una che comunque ha contravvenuto alla legge. Di certo quanti portano l'adultera da Gesù, annota l'Evangelista, lo fanno per metterlo alla prova. La condanna allora non è il rabbi buono
di cui si dice. La salva allora non è il rabbi che conosce la legge. Comunque sia, dinanzi ai loro cuori e alle loro menti, Gesù è in trappola. Ma Gesù è anche furbo, potremmo dire, e rivolta verso di loro la questione. E credo che sia importante il fatto che tutti se ne vanno perché non hanno il coraggio, non possono gettare la prima pietra dinanzi a una osservazione così. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Nessuno è senza peccato e questo lo dobbiamo tenere sempre presente. Tutti abbiamo bisogno di quella misericordia che non solo il Signore dà, ma che soprattutto è. È cuore, totalmente cuore potremmo dire, per il misero. Essere dedito totalmente all'uomo, l'uomo che Dio ha creato, l'uomo che Dio conosce, l'uomo che Dio ama pur conoscendo i suoi fallimenti, i suoi peccati. Però siamo anche convinti, e dobbiamo farcene sempre di più convinzione, che ricevere la misericordia non significa un semplice colpo di spugna. Noi dinanzi alla misericordia di Dio spesso siamo, divisi in due gruppi. Coloro che dicono di non meritarla e coloro che dicono tanto il Signore perdona. Certo il Signore perdona, ma rilascia quella donna dicendole d'ora in poi non peccare più. Potremmo chiederci, Signore, è possibile non peccare più? Questo è un invito, è l'invito che il Signore ci dona e che sentiamo per noi ogni volta che andiamo alla confessione. Ma con questo invito va e d'ora in poi non peccare più, preceduto da neanch'io ti condanno, il Signore apre la strada alla speranza. Certo siamo fallibili, certo siamo miseri, certo siamo peccatori, ma toccati dalla misericordia possiamo compiere delle cose belle, possiamo davvero cambiare vita. Il Signore lo sa, il Signore lo vuole, di questo il Signore ha fiducia. Possiamo chiederci noi che cosa ne facciamo della misericordia di Dio, se la usiamo o se ne abusiamo o se la accogliamo come una grazia, la grazia per una vita nuova, la grazia per una vita secondo il cuore suo, la grazia per una vita che ci fa scoprire anche di dover avere misericordia nei confronti di quanti il Signore ci pone accanto. Perché non possiamo solo abusarne, potremmo dire, ma dobbiamo certamente essere operatori di misericordia. Questo il Signore ci chiede. Allora accogliamo dallo Spirito Santo l'aiuto, l'assistenza, la presenza perché la nostra vita sia innanzitutto un aprire il cuore a Dio che perdona. Andiamo con fiducia al Signore. Andiamo con fiducia al sacramento della riconciliazione, ne abbiamo bisogno, ma al tempo stesso accogliamo anche quell'invito che è pieno di speranza e di fiducia, però non peccare più, perché la nostra vita possa essere diversa, la nostra vita possa essere nuova, la nostra vita possa essere davvero secondo il divino volere e il cuore misericordioso del Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, concedi ai Tuoi fedeli riuniti per celebrare i santi misteri di offrirti come frutto della penitenza una coscienza pura e uno spirito rinnovato. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita. Ricco di misericordia, continui ad offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella Tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la Tua alleanza, ma Tu per mezzo di Gesù, Tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla Tua misericordia, ritroviamo la via del ritorno a Te. E aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del Tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del Tuo amore e confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la Tua opera per renderci santi come Tu sei santo. Guarda i doni del Tuo popolo e diffondi su di essi la potenza del Tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo Tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a Te, ma Tu ci hai dato la prova suprema del Tuo amore quando il Tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i Suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vita, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre Clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Claudio. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti della famiglia Squarcina e tutti coloro che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Preghiamo. Rinvigoriti dalla benedizione dei tuoi sacramenti, ti preghiamo, Signore, la loro forza ci purifichi sempre dal male e la sequela di Cristo affretti i nostri passi verso di te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Santa 168. Vergine Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor per dare a noi il tuo Gesù, piena di grazia.
vescovo era seduto qui, come in questo qui, vedeva questa fotografia, era così preso, e poi il fide ha detto a me, questa fotografia è dipinto oppure, ma spiega, io ho detto no, non è dipinto, ma è una fotografia presa l'apparizione di Gesù che è venuto alla suora Anna, che è apparsa alla suora Anna. Così quello vescovo ha detto, è vero, si vede che c'è vivacità in questa fotografia e manca solo di parlare. Perché quando uno vede questa fotografia si vede come la persona di qualcuno che è vivo. Monsignor Milingo, di lei è stato scritto di tutto. Sono stati scritti migliaia di articoli in tutto il mondo, è stato raccontato in 1000 modi diversi, ma lei dice sempre io non sono un profeta, non riesco a leggere il futuro della gente. Ci conferma questo? Sì, ma io non sono profeta, non sono niente. Una cosa solo che devo dire, io sono predicatore e da parte di essere sacerdote e poi dopo essere arcivescovo, ma io mantengo quello che veramente sento tutta la mia vita, dedicarsi a predicare il Vangelo. In questa predicare il Vangelo c'è tutto, perché dobbiamo prendere completamente quello che desidera Gesù, che dobbiamo predicare il Vangelo, dobbiamo proteggere la gregge che cresce in pace, nutrito dalla spiritualità che diamo, e poi dobbiamo scacciare i demoni, perché questo è come zizzania che crescono insieme con grano. Per questo noi dobbiamo scacciare i demoni, non dobbiamo solo seminare, no, dobbiamo proteggere e poi guarire gli ammalati, perché il Signore ci vuole bene. Lei Salute. Ha parlato, sì. Scusi se la interrompo, lei ha parlato dei demoni, è un tema caro, vorrei dire, alla storia di Milingo. Lei questo demonio, questo diavolo, lo ha mai visto? Che sembianze ha? Ascolta, non è tema caro a Milingo, perché io ho niente con il diavolo. Io non voglio anche sentire di diavolo, non mi piace parlare di diavolo perché ho niente in comune con il diavolo. Veramente anche lui stesso sa che io non mi piacciono. Monsignor Milingo, lei però spesso ha detto di essere stato più volte offeso dal diavolo. Il diavolo le avrebbe anche detto qualche volta, ripeto testualmente quello che lei ha scritto, muso negro, anche bastardo. Dunque un rapporto anche negativo con il diavolo, lei ce l'ha? Sì, perché lui stesso sa che io ho contro lui. Poi combatterò il diavolo. Ma quello, come ho detto, io faccio nella predica, con esso. Qualcuno ha detto Milingo non ha permesso di... questo non ha permesso di esorcizzare, ma signori miei, io come un rappresentante di apostoli, che continuazione di apostoli, poi nel 1969 io ho ordinato da Santo Padre Paolo VI, ci ha dato tutto il potere possibile che potevamo fare per questa linea dritta di apostoli. Che cosa vogliono di più da me? Poi allo stesso momento Santo Padre dice vai avanti perché salvaguardiamo tutti i tuoi doni, per questo io vado avanti. Predico il Vangelo, scacciando demoni, pregare per ammalati. Ma se il diavolo vuole continuare a controllare il gregge di Gesù che ha versato il sangue sulla croce per tutta l'umanità, noi siamo suoi, per questo lui non ha diritto di disturbare le persone umane, per questo io faccio questa lotta. C'è una cosa molto simpatica che vale la pena di essere raccontata. Spesso e volentieri Monsignor Milingo, soprattutto agli amici che gli stanno più vicini durante la sua giornata, racconta la presenza del diavolo anche di notte. Cioè lei ha detto a qualcuno, il diavolo, io ho avverto la sua presenza anche di notte, magari lo cerco sotto il letto. Mi racconta questa... Poco fa, quel sabato,
sono andato a Napoli, poi ho dormito a Napoli, poi dopo c'era la messa domenica ieri, c'era la messa diciamo a Averino. Con questo io, prima di questi diversi feste grandi, come primo lunedì, pregare per primo lunedì, pregare già in queste giornate, prima di questo il diavolo viene in anticipo per disturbarmi a notte. E così? E lei lo avverte la sua presenza? Sì, esattamente, così mi alzo a notte, benedico tutta la casa con l'autorità che io ho e così mando via il maligno. Monsignor Milingo, lei ha detto anche il diavolo mi ha anche picchiato, mi ha anche minacciato, mi ha usato violenza, ha tentato anche di uccidermi. Ecco, vorrei chiederle, ci spiega come tutto questo possa avvenire? Ci aiuta cioè a capire che tutto questo sia davvero una cosa possibile? Perché loro stessi dicono durante l'esorcismo, dicono siamo noi che abbiamo fatto questo, siamo noi che abbiamo fatto questo, siamo noi che abbiamo fatto così. Attribuiscono a loro stessi tante altre cose quando io faccio esorcismo. Per questo conosco tante di queste cose che fanno. Poi specialmente in anticipo di grande giornata, quando preghiamo per ammalati, quasi ogni primo lunedì, quando facciamo le preghiere, Piazza Asti, e loro vengono prima per disturbarmi. Per questo io prego, li combatto, benedico, li mando via. Io interromperei qui, se dallo studio siete d'accordo, interromperei qui per un momento questa nostra chiacchierata con Monsignor Milingo, perché vorrei farvi vedere le immagini particolari, molto, molto, molto forti, molto intense, di uno di questi raduni che Monsignor Milingo tiene, raduni di preghiera, messe di preghiera, di guarigione. Durante questi raduni Monsignor Milingo racconta la parola del Vangelo a migliaia e migliaia di persone che vengono a trovarlo. In questo caso le immagini si riferiscono all'ultimo raduno tenuto da Monsignor Milingo a Roma, nella chiesa di Sant'Antonio in Piazza Asti, per darvi l'idea, direi, della tensione che si muove e che si respira attorno a questo straordinario pastore della Chiesa. Vediamo questo servizio, Gabriele Tanferna, poi ritorniamo in diretta qui in casa di Monsignor Milingo. Ti ho salvato così tu ti metti la camera lì, Infatti. Avete visto? No. Beh, davvero curioso, avete visto con quanta intensità e con quanta partecipazione diretta la gente partecipa a questi raduni. Ma vorrei darvi ancora un particolare. Raduni come questi Monsignor Milingo li ha tenuti in ogni parte del mondo. Da ogni parte del mondo non fanno altro che telefonare in questa casa per chiedere una sua presenza, per chiedere la sua parola. Monsignor Milingo, io ritornerei per un momento sulle tante cose che lei ha scritto. Lei ha scritto più di 50 libri, probabilmente chi ci segue da casa neanche lo immaginava. Ha scritto più di 50 libri sul mistero della sua vita di pastore della Chiesa universale. Bene, in uno di questi suoi saggi lei racconta di una donna posseduta da 5 spiriti diversi. Leggo testualmente: uno spirito portoghese, uno spirito canadese, lo spirito di un serpente e altri 2 spiriti africani. E questa donna pare che parlasse 5 lingue diverse. Ci aiuta a capire come tutto questo sia possibile o come tutto questo sia vero? Io penso anche nella storia di grandi esorcisti, e anche loro hanno trovato questo mistero di diavolo che parla non solo diverse lingue, anche parla perfettamente queste diverse lingue. Cioè questa donna parlava perfettamente 5 lingue diverse? Quando parlava inglese canadese, o parlava portoghese, perfetti, le lingue perfette, anche pronunciazione, tutte. Questo è un mistero, ma il diavolo è spirito, essendo spirito possono essere altri che conoscono meglio di me, come è così capace di questo, ma perché possiede anche diverse gente.
Per questo parla la lingua che c'è. Quando noi facciamo esorcismo, qui in Italia usiamo italiano. Ma Quando se lei è in America usa l'inglese. Inglese. Se lei è in Africa usa diverse lingue. Ma capito. il diavolo risponde esattamente secondo la lingua. Ad un giornalista americano, lei un giorno raccontò, ci vollero 2 anni per liberare una giovane donna dal possesso di 25 demoni. Come fece a capire che alla fine questi demoni avevano finalmente lasciato libero lo spirito di questa donna? Come si accorse che... Secondo me questo non dobbiamo noi dare occasione che lui è potente, che lui deve determinare quando lascerà la persona. Questo è pericoloso, anche se un esorcista veramente ama la persona che è posseduta, non può prolungare sua sofferenza, sua persecuzione, umiliazione, di non avere la sua vita normale. Per questo dobbiamo noi fare tutto possibile per non ascoltare, come dice lui, io andrò via di questo. È bugiardo. Ma tanti esorcisti dicono, quando io insisto dicendo in nome di Dio, dimmi la verità, così dice la verità, ma il diavolo è il diavolo. Quando una persona viene in questa casa, viene da lei, la incontra, in che modo lei si accorge che è posseduta dal demonio? Ci sono dei segni evidenti per cui io arrivo qui e lei capisce che io, per esempio, potrei essere in preda al demonio? Quando cominciamo a pregare ci sono reazioni, ci sono sintomi. Noi stessi, io penso, dovete già ritornare dietro, che ci sono quelle che dicono teologicamente grazia è stato, e ciascuno di noi è medico, a sua grazia è stato di essere medico, sacerdote a sua grazia è stato di essere sacerdote, padre e madre della famiglia hanno grazia è stato di loro, la loro vita è così. Ma ogni esorcista, quando tutte le cose precondizioni, che ha autorità, che ha ricevuto permesso, autorità, e veramente ha fede, usa il nome di Gesù, tutto questo per la carità, il servizio di altri, prende la sua vocazione. Quando tutti questi prerequisiti la persona ha, e conosce immediatamente questa persona è posseduta o solo è depressa, ossessa, oppure angosciata, così qualche disturbo mentale. Non c'è difficoltà, perché i sintomi sono diversi. È vero che non tutti i sacerdoti sono in grado di affrontare il diavolo, dunque bisogna avere delle capacità particolari per poter esercitare esorcismo? Ma io non so se la domanda è fatta bene. No, io penso che la prima cosa, se la persona veramente ha tutti i prerequisiti, come diciamo, se ha permesso, la Chiesa ha fiducia in quella persona, dice vai avanti, ma la persona che ha dedicato la sua vita considera questo come un incaricato che la Chiesa dà tutto questo con le grazie necessarie. Per questo la persona non deve avere paura, basta che se la fiducia che la Chiesa ha nella persona, la persona stessa deve andare avanti a aumentare la sua fede, la speranza, la carità, questo amore, con tanta umiltà, con obbedienza, facendo quello che la Chiesa desidera la persona di fare, perché la fiducia è venuta dalla Chiesa per darla a quella persona. Io penso queste sono le cose che sono necessarie nella persona, invece di avere paura, deve dire e questo Signore vuole che devo fare, con obbedienza io faccio, con umiltà io faccio tutto questo, e poi la fiducia che la Chiesa ha io mi metto in mano della Chiesa. Monsignor Milingo, se dovessi morire, lei ha detto testualmente, continuerei a lottare il diavolo dall'alto. Dunque dal diavolo non ci si libera mai? Il diavolo, voglio dire di qua, se io nella mia vita, non solo io penso ci sono anche altri santi che continuano a lavorare, io sono piccolo, voglio dire anche io ho la speranza di morire in mano del Signore,
ma se è così, quello che ho creduto su questa terra, come Gesù stesso, che tramite noi continua a lottare contro il maligno, così anche io, se sarò parte, voglio essere sempre parte di Dio, parte di Gesù. Insieme con Gesù io farò tutto possibile per lottare contro il maligno. Vorrei interrompere ancora qui questa nostra chiacchierata per tornare sull'ultimo raduno in chiesa, nella chiesa di Sant'Antonio a Piazza Asti. Le immagini che noi abbiamo ripreso durante questo raduno ci danno, ve lo dicevo prima, l'idea della emozione, della partecipazione di tutti questi fedeli verso quella che poi è la preghiera di Monsignor Milingo. Una preghiera, anche questa, una messa di guarigione. Vediamo prima queste immagini girate durante questo raduno, poi ritorniamo in diretta qui in casa Milingo. Vediamole insieme. Questa bambina come si chiama? Questa bambina si chiama Silvestri Ardina. Parto da lì? Sì, dalla foto. Metti la dritta. Questa è la fotografia di Aldina Silvestri. Sì. È una bambina che una fase iniziale della sua infanzia sì. Ha avuto aveva grossi circa problemi. 2 anni. A 2 anni? Da 2 anni, sì. Era ammalata? Si è ammalata dopo 2 anni, stavamo qui al Bambino Gesù e non si sapeva quello che aveva praticamente. Hanno fatto tanti di quegli lastri, risonanze magnetici, eccetera. All'ultimo si sono accorti che aveva un male brutto al cervello. Un tumore? Tumori al cervello. E a seguito a questo tumore certamente i genitori, quando gli hanno dato questa notizia, sono rimasti stecchiti, diciamo così. E il padre è nato in un salottino a piangere. Mia figlia aveva questa bambina nelle sue braccia così stretta e io ero lì nel corridoio a guardarmi, pure io ero stecchito. Così mi è venuta un'idea, dico io. I medici non avevano dato nessuna speranza? No, speranza si dovevano operare, dovevano vedere, certo quella era una notizia che avevano data in quel momento. Però sa, quando questi malacci così brutti, certamente che si spera. E io mi è venuta questa idea, dico io, hanno parlato di Milingo e sono venuto qui. Lei non conosceva Milingo? No, non lo conoscevo. Sono venuto qui e fortunatamente l'ho trovato. L'ho trovato e mi sono messo nel corridoio piangendo così, naturalmente. Questa è poi una gemella, c'è un'altra sorellina. Sì. E così padre Milingo stava dormendo, stava nella camera da letto, stava a dormire. Lei l'ha fatto svegliare? No, e c'era uno che guarda, io ho bisogno, in questo momento proprio ho bisogno tanto di padre Milingo, cioè devo parlare. Dice, sta a dormire, ti porta questa foto, mi ho portato la foto. Lei ha portato questa fotografia? No, questa non ha, questa qui. Di una bambina? E porta la fotografia, dice, così c'è successo, ho bisogno tanto di parlare. Dopo un quarto d'ora così, io aspettavo nel corridoio e è uscito padre Milingo. È venuto nel corridoio e mi ha detto, senta, questa bambina sta male, io ho bisogno di parlare, di vederla sta bambina, però non so cosa fare, devo andare al Vaticano, qui sono atteso dal Vaticano, non so cosa fare, non so se posso venire o no, però io ho bisogno di vederla sta bambina, come faccio? E si è messo le mani in testa, come faccio? Si dispiaceva tanto. E a un certo punto mi ha detto, senta, fammi una cosa. Lei aspetta qui fuori al portone, se verso l'una io cerco di rientrare, se mi vede mi viene all'incontro e mi porta una macchina qui che io vengo a vedere sta bambina. Così è venuto in ospedale? È venuto il giorno di Natale poi, un giorno ricordato. Si è messo sulla macchina con me, anzi quando veniva, l'ho visto da lontano, diceva prenda la macchina e venga qui. E io ho fatto un giro, ho preso la macchina, ho messo la macchina e ho portato al Bambino Gesù. Sono andato al Bambino Gesù,
Naturalmente trovo mia figlia nel corridoio con questa bambina in braccio, sembrava morta, insomma, via, perché era tutta paralizzata, non si Cosa ha muoveva fatto più. Monsignor Milingo? Si è avvicinato alla bambina? Si è avvicinata alla bambina e l'ha messa le mani in testa, così, e c'è stato 20 minuti con le mani in testa. E naturalmente si chiamava Gesù. Io questa bambina, oggi te lo chiedo oggi perché è il giorno di Natale, questa bambina ti devi guarire, la devi guarire questa bambina, te lo chiedo. Insomma ci ha fatto a tutti rabbrividire, insomma ci ha dato... a un certo punto tutta la gente si era riunita tutta attorno a noi. È successo che questa bambina È guarita. guarita là per là, no, perché ha avuto, però si è talmente rilasciata che noi abbiamo visto che ha cominciato a migliorare questa bambina. A distanza di qualche mese il tumore era completamente sparito. È successo questo, a seguito poi di questa faccenda. Hanno fatto una risonanza magnetica ancora e questo tumore non l'hanno più visto alla testa, non l'hanno più trovato alla testa, però facendo ancora, vedendo qui verso la quarta vertebre, hanno trovato una piccola, hanno detto che c'era qui qualche cosa che non andava, però sta ragazzina si doveva operare, qui dietro alla quarta vertebra. E ci hanno consigliato di andare subito ai Gemelli, di corsa perché la ragazzina stava male, tutta paralizzata, non si può trattenere ancora sta bambina. Siamo andati di corsa ai Gemelli, l'hanno operata, pure loro hanno detto che qui con molta probabilità tumori. Poi la testa non so come ha fatto, poi l'hanno operata e ci hanno trovato un piccolo grummolo di sangue sul midollo qui dietro. Il tumore, la massa tumorale era praticamente La testa non c'è avuto niente, questa bambina non c'aveva niente, però i Gemelli ci avevano detto che al padre, Lei si ritiene un miracolato? E noi, non soltanto io, anche mia figlia, anche tutti quanti praticamente. È venuto qui per ringraziarlo? Io sono venuto qui per Ma gli ha ringraziarlo. riportato la fotografia? Sì, l'ho portato, Ho visto che vedere. se l'è fatta anche toccare, mi faccia capire. Sì, La bambina ora sta bene? Sta benissimo, adesso fa la seconda elementare, 17 anni. La vuole salutare? Passa pure, tanto è lì. Ardina, ecco, questo è padre Milingo, ha già visto la tua fotografia, è rimasto soddisfatto che tu mi parli sempre di padre Milingo, eccolo qui, in questo momento ha visto la tua fotografia ed è contento che ti ha guarito. Auguri. Grazie, tutto qui. Noi siamo tutti soddisfatti di quello che ha fatto, crediamo in lui, speriamo che sia per tutti come quello che è successo a noi, succede anche agli altri, gente che sta male, che le porta a una buona guarigione.
Zahvaljujući Marija. Srdačno vas pozdravljamo, braćo i sestre, kao i vas koji ste s nama u molitvenom zajedništvu preko radio valova Mir Međugorje interneta. Krunicu koju ćemo moliti prozvali smo Krunica u kušnji. Zašto? Pripadamo generaciji kršćana koja prihvaća samo što vidi. Sve nadnaravno je pod znakom pitanja, jer nije pristupačno očima ili se ne uklapa u zacrtane životne okvire, pa je lakše nijekati nego prihvatiti. I mi smo u sličnoj kušnji. Molit ćemo večeras našom nebeskom majkom Marijom da iziđemo kao pobjednici u raznim životnim kušnjama. Uključujemo sve bolesnike, osamljene, stare i nemoćne, da nikada ne posumnjaju u snagu križa. Uključujemo obitelj u kojoj je ušla žalost smrću drage osobe. Uključujemo sve koji nam se obratiše u svojim potrebama. Kao i uvijek uključujemo članove podupiratelje, radio postaje Mir Međugorje. Molit ćemo radosna i žalosna otajstva. Wir beten heute Abend freudenreich und schmerzhafte Geheimnisse. Nu prions soir mystère joyeux douloureux, stasera preghiamo misteri gaudiosi e dolorosi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Credo i glaube, je crois, vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetomu, rođen od Marije, djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega. Od onu će doći, suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Prvo radosno tajstvo anđeo navijesti Mariji da će začeti roditi sina po Duhu Svetomu. L'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. Der Erzengel Gabriel brachte die Botschaft Maria und sie hat vom Heiligen Geist empfangen. L'ange du Seigneur annonça Marie. Prečista djevice Marijo, koja si satrla glavu zmiji, odnosno đavlu, pomozi nam da pobjedimo svaku kušnju. Izmoli nam milost od svoga Sina Isusa, da u kušnjama uvijek budemo pobjednici. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, 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 Marijo, zdravo, 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 Marijo. Drugo radosno tajstvo, pohod Marije rodici Elizabeti. La visita di Maria, sua cugina Elisabetta, del besuch Marias bei ihrer Cousine Elisabeth, la visita di Maria a sa cugine Elisabeth. Zaharija nije poput tebe, Mario, povjerovao riječima anđela Gabriela, njegovo klijevanje je kažnjeno. O moj Bože, ne ostavi nas u kušnje, nas koji smo toliko slabi i kušani. Oče naš koji jest na nebesima, svetice ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom,
blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. Bless the Lord, my soul, he rescues me from death. Bless the Lord, my soul, and bless his holy name. Bless the Lord, my soul, he rescues me from death. Treće radosno tajstvo rođenja Isusa u Betlehemu. La nascita di Gesù a Betlemme, de geburt Jesu in Betlehem, la naissance de Jésus au Betlehem. Idući u Betlehem, mudraci su na tren izgubili zvijezdu koja ih je vodila na njihovom putu, ali nisu očajavali. Prije nego su stigli u Betlehem, zvijezda im se nanovo ukazuje. O moj Bože, kušnje zamračuju svjetlo našega duhovnog života, daj da se ne uznemirimo. Oče naš koji jest na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom,
blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Gospa majka moja, kraljica mira. Gospa majka moja, kraljica mira. Gospa majka moja ti, Gospa majka moja ti. Četvrto radosno tajstvo, prikazanje Isusa u hramu. La presentazione di Gesù al Tempio. Jesus in tempel aufgeopfert. La presentazione di Gesù au temple. Marija velikodušno prikazuje svoga sina kao žrtvu paljenicu Otcu Nebeskom. Starac Šimun joj navješta da je žrtva primljena i da će jednoga dana mač boli probosti dušu. I od nas Nebeski Otac traži da se žrtvujemo za njega i za svoje bližnje. Oče naš koji jest na nebesima, svetite se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Peto radosno tajstvo nascasce Iso u hramu. El ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Gesù sam tretne taga je fundan in tempel. Jésus retrouvé au temple. Stanje jedne duše u kušnji slično je stanju djevice kad je vidjela da joj nema ljubljenoga sina Isusa. O Marijo, ti koja nikada nisi izgubila pouzdanja, dođi u pomoć siromašnim dušama. Oče naš koji jest na nebesima, svetice ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. O Christe, Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu. Domine Jezu. Molit ćemo žalosna tajstva krunice, šmercavte geheimnisse, mister dolore, misteri dolorosi. Prvo žalosno tajstvo, Isus se molio i znojio krvom znojem Getsemanskom vrtu. Gesù prega il suo da San l'orto degli Olivi. Gesù scatverino sputkeșvici in Getsemani, l'agonii di Gesù. U trenutku kad se kušnja približava, Isus je u napasti da odbije kalež od svojih usana, ali nakon što je molio, predaje se u ruke očeve. Pouka je jasna, ako hoćemo nadvladati napasti, potrebno je neprestano moliti, odnosno predati se potpuno u Božje ruke. Oče naš koji jest na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom,
blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedu raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Veni Creator, veni Creator, veni Creator, Spiritus, veni Creator, veni Creator, veni Creator, Spiritus. Drugo žalostno tajstvo, Isus privezan za stup i bičevan. La flagellazione di Gesù. Jesus wurde gegeißelt. La flagellation di Gesù. Na svakoga od nas okrutno i rušaju zle požude, đavao svoje tijelo. Kako im se oduprijeti? Običevan Isuse, udostoj se doći u pomoć, oslobodi nas od napasti, daj nam dovoljno milosti da se junački odupremo. Oče naš koji jest na nebesima, svetice ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Sredete se pećine, Marija javi, iz rajske visine svak je pozdravi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Treće žalosno tajstvo, Isus okrunjen trnjem. Gesù viene coronato di spine, deriso e condannato alla crocifissione. Jesus mi döner gekrönt, la corona de pin. Pilatovi su vojnici pribili trnovu krunu na Isusovu glavu, kakva okrutnost, i duša koja je napastovana nesnosnim poticajima podvrgnuta je voljom providnosti, slično je boli. O Isuse, zbog naše trnove krune, daj da u toj borbi ne podegnemo kušnje. Oče naš koji jest na nebesima, svetica ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. S Isusom trpi njegova majka Marija. Bila je na Kalvariji, tu je postala našom majkom. S nama je i ovdje na poseban način i nikada nas ne ostavlja same u našim kušnjama, hrabri nas da je moguće uvijek pobijediti. Silenciju. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donjesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, majko mira, moli za nas. Četvrto žalosno tajstvo, Isus umire na križu. Gesù, condannato a morte, sale il Calvario portando la croce. Gesù stridaš vede kreuz, le portement de la croix. Križ koji su Židovi stavili na Isusova ramena nije samo teret od 80 kilograma, to su i naši grijesi koji ga pritišću, posebice grijesi oholosti, lakomosti, pohlepe, razvratnosti. A najteži grijeh je nijekanje grijeha. Gospodine, daj da po Mariji koju si nam dao za majku, nadvladamo kušnje oholosti, lakomosti, putenosti, to jest kušnje tijela. Oče naš koji jest na nebesima, svetica ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Ja se kajem, Bože mili, od svakoga grijeha moga. Moje srce gorko cvili, jer uvrijedi Tebe, Boga. Moje srce gorko cvili, jer uvrijedi Tebe, Boga. Peto žalostno tajstvo, Isus umire na križu. Gesù muore in croce, ce lascia Maria per madre. Jesus gekreuzigt stirbt. L'amor di Gesù sur la croix. Raspeti Isuse, daj nam da Te ponizno promatramo. Ti si naše svjetlo, Ti si naša snaga. Ne dopusti da Tvoja djeca ikada prijeđu pod neprijateljsku zastavu. Zastava križa je znak kršćanskog prepoznavanja. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budu volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Sveta Marijo, sveta Bogorodice, sveta Djevo Djevica, Majko Kristova. Moli, moli za nas. Majko Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena. Moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta. Moli, moli za nas. Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva, Majko crkve, Majko naša. Moli, moli za nas. Djevice premudra, djevice časna, djevice hvale dostojna, djevice moguća. Moli, moli za nas. Djevice milostiva,
djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti. Moli, moli za nas. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti. Moli, moli za nas. Ružo tajstvena, tornju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna. Moli, moli za nas. Škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijezdo jutarnja, zdravlje bolesnih. Moli, moli za nas. Utočište grešnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela. Moli, moli za nas. Kraljice patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli za nas. Molitva. Preghiera allo Spirito Santo, vieni o Spirito Creatore. Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci liberi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Amen. Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo.
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom duhu što je pravo mislimo i njegovo se utjehe vas zaradujemo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Cari pellegrini, buonasera. È iniziata la traduzione simultanea in italiano. Adesso inizia la Santa Messa, dopodiché segue benedizione degli oggetti sacri, preghiera di guarigione e terza parte del Rosario. La parrocchia vi ricorda gentilmente di lasciare le vostre offerte per il servizio della traduzione simultanea al nostro ufficio informazioni. La parrocchia vi ringrazia. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Svevišnji kralju, spasitelju sviju, dižemo k tebi zaplakane oči. Prosećim Kriste, u pomoć priteci. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, i Vangeli nel Quaresima, particolarmente, soprattutto nella seconda parte della Quaresima, portano immagini forti, esempi forti. E Antico Testamento aveva precetti leggi molto severe per i peccatori. Credevano che il peccato fosse la causa della malattia. Simile posizione molta gente ha anche oggi. Cioè, se sei buono, ti voglio bene, se non lo sei, non ti voglio bene. Come se i genitori e la madre non volessero bene ugualmente. Sia buono e forse ancora di più quando non è buono, perché la madre è triste a causa di questo. L'errore più grande è che l'uomo immagina Dio che può arrabbiarsi, e non soltanto, ma un Dio che vive la vendetta e realizza la vendetta. Gesù oggi porta un'immagine di un Dio diverso, ci porta la buona novella, immagine di Dio che perdona, ama, sia giusti che ingiusti, peccatori e coloro che sono meno peccatori. Dio li ama ugualmente e soffre a causa di coloro che peccano. All'inizio di questa Santa Messa raccogliamoci. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni abitava a Babilonia un uomo chiamato Joachim, il quale aveva sposato una donna chiamata Susanna, figlia di Chelchia, di rara bellezza e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè.
Joachim era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa ed essendo stimato più di ogni altro, i giudei andavano da lui. In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo 2 anziani. Erano di quelli di cui il Signore ha detto: l'iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo. Questi frequentavano la casa di Joachim e tutti quelli che avevano qualche lite da risolvere si recavano da loro. Quando il popolo verso il mezzogiorno se ne andava, Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. I 2 anziani, che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da un'ardente passione per lei. Persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il cielo e non ricordare i giusti giudizi. Mentre aspettavano l'occasione favorevole, Susanna entrò, come al solito, con 2 sole ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo. Non c'era nessun altro al di fuori dei 2 anziani, nascosti a spiarla. Susanna disse alle ancelle: «Portatemi l'unguento e i profumi, poi chiudete la porta, perché voglio fare il bagno». Appena partite le ancelle, i 2 anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei e le dissero: «Ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di passione per te. Acconsenti e concediti a noi. In caso contrario ti accuseremo. Diremo che un giovane era con te e perciò hai fatto uscire le ancelle». Susanna piangendo esclamò: «Sono in difficoltà da ogni parte. Se cedo è la morte per me. Se rifiuto non potrò scampare dalle vostre mani. Meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al Signore». Susanna gridò a gran voce. Anche i 2 anziani gridarono contro di lei e uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì. I servi di casa, all'udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere che cosa le stava accadendo. Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, perché mai era stata detta una simile cosa di Susanna. Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Joachim, suo marito, andarono là anche i 2 anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a morte Susanna. Rivolti al popolo dissero: «Si faccia venire Susanna, figlia di Chelchia, moglie di Joachim». Mandarono a chiamarla ed ella venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Tutti i suoi familiari e amici piangevano. I 2 anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa. Ella, piangendo, alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore. Gli anziani dissero: «Mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardino, è venuta con 2 ancelle, ha chiuso le porte del giardino e poi ha licenziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane che era nascosto e si è unito a lei. Noi, che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quella iniquità, ci siamo precipitati su di loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane perché più forte di noi ha aperto la porta ed è fuggito. Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato chi era quel giovane, ma lei non ce l'ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni. La moltitudine
prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovanetto, chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: Io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltarono verso di lui dicendo: Che cosa vuoi dire con queste parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: Siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò: Separateli bene l'uno dall'altro, e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo: O uomo invecchiato nel male, ecco i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora dunque, se tu hai visto costei, di: sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose: sotto un lentisco. Disse Daniele: in verità la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due. Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme? Rispose: sotto un leccio. Disse Daniele: in verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano, per tagliarti in due e così farti morire. Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di aver deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo, e applicando la legge di Mosè li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio. Da miei idoli non smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Da miei idoli non smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Da mie idoli non smeti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Idoli non smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Da mie idoli non smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Mie idoli non smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Slava tebi, Kriste, riječi Božja. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. I od sada više nemoj griješiti. Riječ Parola del Signore. Braće i sestre, Fratelli e sorelle, današnja čitanja nam le letture d'oggi ci mostrano due destini, ci presentano due destini pesanti, due donne
oppresse fortemente da una pena di vita. Una è oppressa senza la propria colpa per una menzogna terribile e l'altra è oppressa per la propria debolezza, per il peccato. E l'uomo nemmeno per una mostra misericordia, vuole lapidare tutte e due. E Dio mostra misericordia per tutte e due, libera tutte e due. Odasud sam pritisnuta, učinim li to, smrt me čeka, ne učinim li, neću. Ha detto Susanna, sono in difficoltà da ogni parte. Se cedo è la morte per me, se rifiuto non potrò scampare dalle vostre mani. Sono in difficoltà da ogni parte. Se cedo è la morte per me, se rifiuto non potrò scampare dalle vostre mani. Sono le parole di quella donna giusta, accusata da 2 anziani, perché non voleva soddisfare i loro desideri malvagi. Fratelli e sorelle, chi nella vita non si è trovato in una tale situazione, non siete sentito così, in difficoltà da ogni parte, nelle tenebre, senza via d'uscita, con il senso di essere in difficoltà, innocente, di non essere colpevole. Un gran scrittore disse: ciò che non fa soffrire non è vita, ciò che non passa non è felicità. È venuta una malattia, una difficoltà, una tragedia. Sono in difficoltà da ogni parte. Cosa fare in quel momento? Appoggiarsi a se stesso, agli uomini, oppure a Dio, anche se forse mi sento abbandonato o addirittura punito da Dio? Susanna dà la risposta che salva. Meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al Signore. Susanna piuttosto si affida a Dio, sceglie di morire innocente che agire secondo i progetti malvagi di questi 2 anziani malvagi. Ha scelto Dio. Ecco perché tra queste 2 letture abbiamo letto questo pane. Anche se vado per una valle oscura non temo alcun male perché tu sei con me. Oggi nel mondo guardiamo tante valli oscure, tante tragedie, disgrazie, le persone che muoiono per questa guerra terribile, le persone che muoiono per la fame, i bambini che soffrono a causa delle malattie gravi e spesso ci domandiamo: Signore, dove sei? Mi sei vicino? E sicuramente lo sentiva anche Susanna. Papa Francesco una volta disse: proprio in quei momenti oscuri, bisogna pregare per la luce nell'anima, per quella luce che aveva Gesù nel Getsemani, per la luce perché anche noi possiamo pregare come Gesù pregò in quei momenti difficili e pregò: Padre, fa che io non beva questo calice, ma sia fatta la tua volontà. Con le ultime parole sulla croce, Gesù si affida a Dio: nelle tue mani affido il mio spirito. Affidarsi a Dio, che è con me, cammina con me. È l'atto di una fede profondissima, solida,
Non so cosa succede, non so perché mi succede, ma mi affido a te, oh Dio, tu sai perché. To je Isusova pouka. Questo è l'insegnamento di Gesù. Chi si affida a Dio, che è pastore, non manca di nulla. Anche se vado per una valle oscura, so che il male è temporaneo, non è definitivo, perché il Signore è presente. E questa è la grazia per la quale dobbiamo pregare. Signore, insegnami ad affidarmi alle tue mani, ad abbandonarmi alla tua guida nei momenti difficili, oscuri, nel momento della morte. Posso fidarmi delle mani di Dio anche quando mi sembra di essere giusto, ma soprattutto quando, guardando umanamente, sono ingiusto, quando devo essere punito e quando lo merito per i miei peccati. Il cuore di Dio e il cuore umano sono completamente diversi. Il cuore umano, come ci dicono le letture di oggi, sono cuori di pietra. Cuore umano è pronto a lapidare sia giusto sia ingiusto, peccatore e non peccatore, e cuore di Dio perdona a tutti e due. Perciò questa parabola della donna sorpresa in flagrante adulterio è collegata con Susanna, che era giusta, e hanno deposto falso. Papa Francesco, nel suo scritto Il volto della misericordia, dice: se Dio si limitasse soltanto alla giustizia, smetterebbe di essere Dio, sarebbe come gli uomini che invitano a rispettare solo la legge. Perciò Dio supera la giustizia con il suo perdono e la sua misericordia. Questo però non significa che giustizia non serve, al contrario, chi ha peccato deve vivere la sua punizione, ma questo non è la fine, ma l'inizio della conversione. Questo non è la fine, ma l'inizio della conversione, perché l'uomo inizia a sentire, comincia a sentire la tenerezza e il perdono di Dio. Se Dio si limitasse alla giustizia, questa parabola della donna sorpresa in adulterio, vediamo quanto il male inganna, seduce, ma vediamo anche il desiderio dell'uomo di farsi vedere meglio dell'altro invece di impegnarsi a migliorare ogni giorno, essere migliore rispetto a ieri. Thomas Merton, gran mistico cristiano, disse: coloro che hanno virtù a causa propria e non per Dio sono lontani dalla libertà. I santi amano la loro santità non perché ci distacca da noi, ma al contrario ci avvicina di più a noi. Li avvicina di più a noi. Santi sono quel che sono, non perché la loro santità mi fa sentire ammirazione negli altri, ma dona a loro. Questo dono di santità permette a loro di ammirare tutti. Santità permette loro di ammirare tutti, di vedere in tutti il bene, addirittura nel peccatore.
Riesaminiamoci bene, guardiamoci con lo sguardo con cui ci vede Dio e sicuramente sentiremo il bisogno di cercare, o meglio dire, di supplicare il perdono per noi da Gesù e non la condanna per gli altri. Supplicare il perdono per se stessi e non condanna per gli altri. Il perdono per se stessi, soprattutto per il peccato dell'adulterio tanto presente oggi. Se per disgrazia qualcuno si sporca con questo peccato rimane un peccato che devasta tutto. È un peccato a causa del quale nessun peccatore può avere coscienza tranquilla, distrugge la famiglia, la fede. Allora, e proprio allora, quando sono nel peccato, nella valle di una morte terribile, posso sentire che il Signore non mi abbandona, anche se io ho abbandonato il Signore e anche se gli altri hanno preparato le pietre per lapidarmi. La legge di Mosè dava la colpa alla donna che ha commesso adulterio e non l'uomo che era complice. Quanto Antico Testamento ce n'è in mezzo a noi ancora oggi? Fratelli e sorelle, più devoti, più cari a Dio non sono coloro che condannano senza pietà, ma coloro che sono capaci a amare di più e perdonare di più. 70 volte 7, dice Gesù a Pietro. Il Vangelo ci dice chiaro che a Dio non interessa legge, vendetta, condanna, ma gli interessa l'uomo, il cuore dell'uomo. A Dio interessa se in quel cuore c'è amore verso Dio e verso ogni singolo uomo. Sarebbe bene oggi riflettere sulla propria vita, problemi che abbiamo, e pregare la grazia che in quei problemi ci affidiamo alle mani di Dio. A Dio possiamo affidarci sempre, perché Lui non ci fa vergognare mai. Come ha detto Papa,